dottore, volevo sapere in che cosa consiste l'esame obiettivo di un soggetto che fa ingresso in pronto soccorso. L'esame obiettivo? Sì. Normalmente oltre a prendere l'anamnesi, i sanitari devono quindi capire le patologie pregresse oppure le patologie recenti che il soggetto diciamo, aveva o ha avuto. È fondamentale fare l'esame obiettivo, quindi innanzitutto la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e in caso di trauma cranico il GCS, che sarebbe una scala di valutazione del deficit neurologico, oltre poi ad effettuare normale valutazione sia a livello di tutti gli organi, a livello del cuore, a livello del polmone e a livello dell'addome, oltre a descrivere l'eventuale lesività che il soggetto presenta, ovviamente dando maggiore interesse alla lesività di maggiore, diciamo, che possa mettere in pericolo la vita del soggetto. Grazie. Professore, buongiorno, avvocato Marcucci per la difesa del Grosso. Professore, nell'ambito dell'attività autoptica, che indagini sono state svolte sul tramite intrasomatico? Allora, innanzitutto si è proceduto ad effettuare la craniotomia, innanzitutto l'esame esterno, quindi la valutazione della lesività e della morfologia sia del foro d'ingresso che del foro d'uscita. Questo perché è fondamentale capire per la comprensione del tramite. La morfologia del foro d'ingresso e quello di uscita permette di capire quale sia stata la traiettoria a livello pratico. Successivamente si è effettuata una craniotomia, quindi prima uno scollamento dei tessuti e successivamente una craniotomia per valutare il tramite intrasomatico e si è preservato sia il foro d'ingresso, nonostante la presenza di fratture della volta cranica, e sia il foro d'uscita. Successivamente, per una maggiore, diciamo, e più dettagliata valutazione del tramite intrasomatico a livello cerebrale, si è proceduta a preservare l'encefalo in toto, quindi sottoporlo ad fissazione con formalina, in questo modo rendere diciamo, più oggettivabili il tramite, perché ovviamente era un encefalo che aveva subito un trauma molto importante, quindi si è proceduta alla fissazione e successivamente all'analisi prima macroscopica e poi al campionamento con il successivo esame istologico. E sono state svolte indagini chimiche per evidenziare... È stato fatto a livello istologico il rodizionato di sodio, come ho detto in precedenza, che rappresenta un'indagine chimica volta all'individuazione dei residui di piombo, per vedere la distanza a cui disparo, e quindi è stato effettuato il rodizionato di sodio, che è stato rilevato che ha dato risultato negativo. Ciò ci permette di dire che la distanza di sparo viene collocata nelle grandi distanze, superiore ai 40 cm. Sono altre domande? Questo che ci ha appena descritto è un esame che viene fatto all'esterno del... Che cosa? L'ultima cosa che ha detto. No, quello si fa sui frammenti istologici, sui prelievi di cute, che io ho preso interamente il foro di ingresso e di uscita e poi l'ho campionato successivamente sempre sotto formalina con vari campionamenti, perché questa è la procedura standard, in maniera tale che permette anche di poter effettuare successivamente altri campionamenti. Grazie. Sì. Sì.
Questo non è... Funziona, eccolo, perfetto. Ah, la signora? Ma la signora è tornata? Sì, eccola. Perfetto, va bene, non è importante chi ha toccato qualcosa, l'importante è che funzioni. Allora, dottore, stavo dicendo a proposito della lesività che ha potuto constatare sul corpo di Luca Sacchi, lei ha parlato anche di una lesività al braccio. Sì. E ha ricostruito molto velocemente la vicenda immediatamente precedente, gli accadimenti immediatamente precedenti all'esplosione del colpo d'arma da fuoco. Io volevo capire un attimo, se ce lo potesse, no, non vorrei riferire io quello che lei ha scritto, se potesse riferire un attimo quello che lei, cioè a cosa ascrive questa lesività alla spalla? Alla spalla o al braccio? braccio? Allora, perché c'è una lesività a livello del braccio sulla superficie esterna del braccio sinistro che è ascrivibile ad un corpo contundente con una stretta superficie e superficie stretta e liscia, dotato di enorme forza viva, che ha determinato questo sviluppo di queste chimosi con un interessamento oltre dei piani cutanei del derma, ma anche del tessuto muscolare e del tessuto adiposo fino a livello periosseo, quindi è un trauma di entità rilevante, non è un trauma banale o non dotato di energia, diciamo, bassa. Senta, è compatibile con l'uso di una mazza da baseball, per esempio? Sì, perché noi abbiamo anche la foto, gliela potremmo far vedere. Lei l'ha vista la foto? No. No. È compatibile con un mezzo a stretta superficie, quindi che molto stretto, non ad ampia superficie come può essere ad esempio un piano, perché in caso di fosse stato un piano doveva essere molto più ampia le chimosi. Quindi secondo la sua ricostruzione c'è stato immediatamente prima, poco prima. Poco prima ci sarebbero stati inferti a Luca Sacchi dei colpi che hanno riguardato proprio il braccio sinistro. Il braccio sinistro e anche quello destro. E anche quello destro. Sì. E ci sono anche lesioni di Luca Sacchi quando cerca di parare, colpi? Questo qui, sì, da difesa? Ma anche questo, perché ovviamente gli atti non devono essere considerati come fissi nello spazio, ma sono, diciamo, hanno la capacità di muoversi all'interno dello spazio, e quindi sia questo che questo. Quando ovviamente questo dipende. Traduciamo, perché sennò non sì, braccio sinistro e avambraccio destro. E avambraccio destro. E sono tutti attinti da colpi, lei ha visto delle tracce delle chimosi? Sì. E durante questa colluttazione, non so, aggressione, come vogliamo definirla, nel momento in cui vengono inferti questi colpi, verosimilmente Luca Sacchi si è piegato? Se lei ce lo può dire chiaramente, Questo non è in grado di dircelo. Questo non sono in grado di dirlo, perché ovviamente il braccio può muoversi, quindi anche perché poi se era una massa probabilmente non per forza si deve essere piegato, perché la massa potrebbe essere rimasto alzato in posizione retta. Sì. Perfetto, grazie, era questo che volevo sapere, grazie. Prego, come no? Sì, buongiorno dottore, sono l'avvocato Penichetti per la difesa di Paolo Pirino. Senta, lei diciamo nel corso della sua discussione alla passata udienza ha riferito di una compatibilità, cioè tra le lesioni e l'uso di un corpo contundente. Ci può spiegare il concetto, soprattutto ai giudici popolari, di compatibilità e se questo concetto, glielo anticipo, è o meno distinto da quello della causazione diretta? Allora, ovviamente qui stiamo parlando, come ho detto anche alla scorsa udienza,
che i corpi contundenti non esiste una classificazione. Non esistendo una classificazione, i corpi contundenti vengono descritti come qualsiasi corpo che non presenta una punta e non presenta un filo, quindi non può essere tagliente. Ovviamente, a differenza degli altri tipi di lesività, quelle l'arma da taglio, l'arma da punta, oppure le armi da fuoco, dove c'è delle caratteristiche lesioni, quindi si può dire che quel tipo di lesione è determinata da quel tipo di coltello o da quel tipo di arma. Nel caso dei corpi contundenti, essendo molto spesso delle lesività quali chimotiche e escoriative e così via, oppure delle ferite lacere o contuse, non si parla mai non si può dire con certezza che quello risulta essere il mezzo, ma bensì si parla di compatibilità. Ovviamente nel caso specifico è compatibile con una mazza da baseball, con un bastone, con qualsiasi mezzo che presenta appunto una stretta superficie e risulta essere liscio. Perché liscio? Perché se fosse stato un margine, ad esempio, arrotondato o presentare uno spigolo vivo, avrebbe potuto determinare lo sviluppo di una ferita lacera o ad esempio di lesioni differenti probabilmente, o delle escoriazioni, cosa che nel caso di specie non abbiamo rinvenuto la presenza esclusivamente di un complesso ecchimotico. Okay. Ovviamente questi tipi di mezzi possono determinare la lesione che si è vista nel Starkey, anche perché anche l'estensione e il tipo di ecchimosi profonda che interessava le strutture muscolari profonde e le strutture periossee erano pienamente compatibili con quel mezzo. Senta, per quanto riguarda, quindi se ho ben compreso, alla fine sono poi, come dire, i dati circostanziali che portano un pochino a, come dire, in un certo qual modo ridimensionare i temi della compatibilità, perché lei è esordito. Faccio la domanda. Lei ha iniziato dicendo non c'è certezza, è corretto? Cioè non c'è certezza di ricondurre quella lesione all'uso di una massa, c'è una compatibilità perché i dati circostanziali offrono la possibilità di ricondurre. Ovviamente nel caso dei mezzi contundenti ci deve essere il dato circostanziale, perché se lei mi porta una massa, oppure un bastone, io le dirò che entrambi i mezzi sono adeguati. Se mi porta ad esempio un piano, le dirò guardi non è compatibile. Ecco, benissimo, sempre nel campo della compatibilità. Sì. Lei ha parlato nella ricostruzione alla scorsa udienza di una caduta che lei ha sostanzialmente individuato nella parte sinistra, perché se ricordo bene ha ricondotto la lesione alla spalla come lesione da caduta. È corretto? Giusto. L'accasciamento. È corretto? L'accasciamento però Presidente, più che dire test è corretto, non mi pare che la domanda fosse in alcun modo suggestiva, insomma. Facciamolo finire. Non volevo intervenire, ma siccome ha detto mi è venuto spontanea perché accasciamento è stato utilizzato da lui per tutta la durata dell'esame, anche da alcuni di voi che sono intervenuti per spiegare e per chiedere questo senso dell'accasciamento, quindi non è che dicevo come dire, mi perdoni. No, ma ci mancherebbe altro, però siccome l'accasciamento è un tema, visto che mi ha risposto che effettivamente era corretto, volevo che rispondesse il test, perché poi lo valuteremo. Prego. Allora, sicuramente si tratta per i dati oggettivi, si tratta di un accasciamento, in quanto appare improbabile che le lesioni che presentava il Starkey sia a livello del braccio sinistro che dell'avambraccio sinistro possano essere compatibili con la caduta a terra, sia per la loro localizzazione a livello topografico, perché si dovrebbe pensare che vi sia stato un meccanismo che abbia generato contemporaneamente entrambi le lesioni. In più c'è da fare un'ulteriore precisazione a livello fisiopatologico. Quando normalmente viene attinto da un colpo d'arma da fuoco a livello cranico, se non interessa le strutture quali ad esempio il midollo o i centri cosiddetti della corteccia motoria, si può non avere una perdita di coscienza immediata, cioè è improponibile pensare
che colpito il soggetto si sia spento, sia caduto come un burattino. Non sembra proponibile. Ci sono sempre dei minuti e dei secondi che comunque il soggetto può avere una minimissima attività a livello dei muscoli antigravitari e quindi si sia accasciato e non sia caduto a terra. Ecco, però se ho ben compreso questo accasciamento o caduta, vedremo perché è un tema ovviamente da dibattere, secondo lei è compatibile con l'ecchimosi alla spalla sinistra, ma non è compatibile con l'ecchimosi al gomito? Al gomito non è compatibile, attenzione, non si tratta del gomito, si tratta di avambraccio, terzo superiore, medio, superficie posteromediale. E la può cortesemente far vedere alla gola? Posteromediale, sarebbe quindi praticamente poco quindi dopo il gomito. Posteromediale, quindi è posteriore. Dalla Posteromediale, attenzione, significa che per cadere il Sacchi avrebbe dovuto avere il braccio così e cadere così, che è una posizione a mio avviso quindi naturale. il braccio tirato su orizzontale, Cioè al cadere pavimento, così secondo lei è naturale? Cadere così all'indietro. È innaturale. Vabbè, questi poi sono È punti di vista, innaturale. per carità. Possiamo descrivere Ma- che il soggetto No. è naturale, non l'ha descritto. Quindi cadere con il braccio allargato, per la Allargato. descrizione, aspetti, quindi cadere a terra o accasciarsi a terra con il braccio allargato all'altezza della spalla è innaturale. È alzato anche. È innaturale. Cioè, deve colpire, deve attingere la parte mediale. Adesso ci arriviamo alla parte mediale. Alzata a Scusate, 90. alzato Sì, di sì. distanza Alzata a 90 anche e gradi. con il gomito piegato. In caduta, diciamo, o accasciamento, diciamo in questa posizione in caduta. Comunque, Attenzione per l'avvocato. aspetti, però poi fa la domanda, poi dopo mi risponde, se no Però lei... facciamo rispondere. a volte poi però, ma diciamo che un pochino diventa poi eccentrica rispetto alla domanda che le volevo No, fare, vabbè, la lei la risposta fa che volevo comunque, ottenere. avvocato, Va bene, magari prego, è concluda, prego. Anche perché non si tratta del gomito, avrebbe dovuto urtare soprattutto il gomito e la superficie posteriore del gomito, ovvero qui su una caduta a terra, per una caduta a terra. Invece in questo caso urta soprattutto l'avambraccio e soprattutto la superficie mediale dell'avambraccio. Senta, sempre ho compreso la risposta, senta, sempre invece in riferimento al concetto generale di compatibilità. Quell'ecchimosi non è compatibile con l'urto su un piano, lei ci ha detto, ma è compatibile ad esempio con l'urto su questo scalino in caduta? Potrebbe essere compatibile con una superficie stretta. E le faccio un'altra domanda. Però attenzione, in questo caso lo scalino dovrebbe avere, essendo credo uno scalino di strada, ecco. Di un marciapiede, Di un marciapiede. faccio un esempio, di un marciapiede. Dovrebbe avere... Non è una superficie liscia il marciapiede, No, comunque è no. una superficie Cioè, ruvida. scusi, lo spigolo adesso, perché la medicina ovviamente ci mancherebbe altro, però stiamo descrivendo lo scalino di un marciapiede, mi sta dicendo che lo spigolo, Lo cioè la spigolo parte, del marciapiede- non è una superficie stretta e lunga, questo No, mi è sta stretta, dicendo? è stretta, attenzione, ho detto che non è Poi lo liscia. vediamo. Non è, Non è liscia. Non è liscia. Non è liscia. Ho capito. Senta, e invece una lesione di questo genere è compatibile con un colpo subito in occasione di attività sportiva, parlo di sport da combattimento? Faccio un esempio, un calcio alto con la tibia. Allora, potrebbe essere compatibile, però fermo restando che a livello istologico, e lì quello che è stato cristallizzato, non permette a livello istologico di non retrodatare quelle lesioni prima dopo le 24 ore. Dopo le 24 ore. Cioè, nel senso che la lesione che si vede a livello istologico, cioè la mancanza di neutrofili, la mancanza di un reticolo di fibrina, quindi esclusivamente lo stravato eritrocitario, fanno sì che tra l'evento morte e la lesione siano passate poche ore. Che lei stima nell'ordine delle? Poche ore. Quante sono poche? E 3, lo- 5, 24, Lo 48? stravato emorragico, la presenza esclusivamente dello stravato emorragico è inferiore a 24, molto inferiore a 24. Anzi, le dirò che a livello pratico lo stravato emorragico è immediato, la presenza di reazioni, di reazioni vitali, quali la presenza di fibrina, lo permettono di restringere ancora di più
quindi inferiore alle 24 ore, molto inferiore alle 24 ore. Molto inferiore. Vabbè, su questo poi ovviamente si confronterà con il consulente. La ringrazio, nessun'altra domanda. Va bene, sì, grazie. Abbiamo finito con... Prego. Una domanda per terminare. Allora, rispondendo alla penultima domanda del difensore, lei appunto ha risposto che in teoria sarebbe compatibile con questa superficie che è appunto stretta, lunga e liscia. Quella dello scalino. Esatto, anche volendo ammettere, ma dell'aula, sì. scalino dell'aula, sul marciapiede poi ha già risposto ampiamente. La mia domanda invece è differente. La lesione da caduta, da accasciamento, quella osservata sulla spalla, anche volendo ipotizzare che quella sulla parte interna dell'avambraccio, la parte mediana, potrebbero essere compatibili entrambe con con lo stesso accasciamento, una stessa azione di accasciamento? No, perché a mio avviso, visto diciamo, la dinamica, il soggetto si accascia con il lato sinistro, con la porzione posteriore del lato sinistro, quindi è lì che ha la maggiore, diciamo, l'impatto il soggetto. Quindi non a in livello teoria sarebbero state necessarie 2 differenti cadute? In teoria? In teoria tecnicamente addirittura 3, perché poi c'è questa del braccio di sinistra che sostanzialmente è secondo la versione diciamo della caduta sul marciapiede avrebbe dovuto avere 3 meccanismi lesivi, quello a livello del braccio, dell'avambraccio e quello a livello della regione della spalla, ecco. Cioè c'è un'incompatibilità tra, diciamo, un mezzo che determina contemporaneamente sia le lesioni a livello del braccio di sinistra e sia a livello dell'avambraccio. Ha finito? Sì. No, solo perché rimanga verbale. Quindi mi faccia capire, perché lei ha parlato di una versione sostanzialmente della caduta sul marciapiede, no? È corretto? Non ho parlato. Lei mi ha Di chiesto, versione, guardi, lei mi ha questo... chiesto, avvocato, se era compatibile con... Perfetto. Ma è compatibile con altri 100 mezzi contundenti, perfetto. attenzione, cioè. Ecco, quindi questo già era un elemento che mi sembrava essere passato un po' così in sordina. Però voglio semplicemente che lei puntualizzasse questo. Quindi secondo lei da un'unica caduta non è possibile che vi sia una lesività all'altezza della spalla e uno al terzo mediale dell'avambraccio dello stesso braccio? Questo No, ha ha detto? detto stesso, attenzione, la spalla è la sinistra. La sinistra. E il poi braccio è destro. è il destro. Quindi questi lei due avrebbe elementi dovuto colpire con una cinetica, perché anche lo sviluppo delle emorragie e l'estensione delle emorragie sono importanti. Cioè non è che qui si parla di stravati emorragici circoscritti, si parla a livello dell'avambraccio di un'estensione molto rilevante che è stata cagionata da un'energia molto importante, tant'è che lo stravato emorragico non è che si ferma a livello dei tessuti del derma o dell'epidermide, si estende fino al livello periosseo. Io vi invito a vedere le immagini fatte all'autopsia analizzata per strati a livello muscolare, arriva fino alle strutture ossee, quindi una caduta a terra o anzi un accasciamento a terra non può determinare quel tipo di lesività. Conclusione diversa per la caduta a terra, mi è parso di comprendere dalla sua risposta. Ma neanche una caduta a terra, io non l'ho mai per la mia esperienza non ho mai visto un'ecchimosi così estesa per una semplice caduta a terra, ad eccezione del fatto nei casi ad esempio dei soggetti anziani che fanno terapia con anticoagulanti, allora vi può essere una maggiore estensione dell'ematoma o dell'ecchimosi. Ma stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo, che non aveva patologie di coagulopatie. Bene, non altre domande, grazie. Altre domande? No. Grazie dottore, allora ci vediamo, non avete deciso la 20. data? Avete deciso, al 21 va bene anche per il professor Oliva? Dobbiamo chiamare, Ah,
No, una precisazione. Allora un attimo, dottore, c'è una domanda della Corte. Sì. Vorrei una precisazione perché è un tema sviluppato nella sua relazione. Se anche ipotizzassimo, lei ha detto che è innaturale il tipo di caduta descritto dal difensore, proposto diciamo come ipotesi di ricostruzione, ovvero sia il braccio aperto a 90 gradi che batte con la parte posteriore. La mia domanda è: se ipotizzassimo anche compatibile questo tipo di caduta, dovremmo o no trovare, le chiedo, perché è un tema affrontato in perizia, dei segni alla testa? O è possibile un tipo di caduta così senza poi riscontrare alla testa, nella parte corrispondente, un qualche segno, un'ecmosi, un ematoma, dal momento che stiamo parlando, se ho capito bene, della lesione questa che è particolarmente avremmo profonda. dovuto trovare anche delle scoriazioni a livello del cuoio capelluto, perché credo si sia caduto sul manto stradale e quindi si sarebbero dovute sviluppare più che ecchimosi delle scoriazioni. E invece o una sul capo ferita non abbiamo nulla. era soltanto esclusivamente la presenza della soluzione di continuo dovuta al Relativa. foglio di uscita. Grazie. Grazie. Allora possiamo, quindi dicevo, la data ancora non la sappiamo, non avete concordato. Proprio un attimo, perché magari glielo diciamo. Noi abbiamo finito pubblico ministero, oggi era... C'è un ultimo test che dovremmo citare eventualmente il 10. Sì, no, quello no, dico oggi abbiamo finito. Ci sono altre testimoni. Perfetto. Ma stati non stava male, no, era no. È là. Alla prossima il 10. La prossima è 10 mi pare, sì. Il 10 erano 10 e 20, erano 10 e 20. Passante, Piromandi e il consulente di Romagna. No, di domani abbiamo fatto all'altra udienza, no? Però doveva Fare il controesame devono fare. Per il controesame. Sì, c'ho i romani. Fatto male. Ma chi è caduto? Si è fatto male. Ma chi? Si è fatto male. Dottoressa, l'unica cosa, il 21 potrei sapere in anticipo l'aula. Allora, il 21 glielo dico. Allora, Allora, il 21 sarebbe l'aula A, cioè il palazzo A e al primo piano. Quindi dove abbiamo venuto l'ingegner l'altra volta- Parri. Allora, palazzo A, primo piano, aula A. In quella data saranno previsti tutti i consulenti. E poi il 10 dicembre lo stesso, siamo sempre in aula. No, abbiamo l'aula, anzi vi approfitto per dirvelo, il 10 dicembre sono riuscita a ottenere la Occosio, avevo detto là. Quindi ci vediamo. Allora, perfetto, il 21 quindi completiamo l'esame e il controesame E l'esame degli imputati. e l'esame degli imputati. Quindi anche esame dei vostri consulenti, chiaramente, no? No, rimane Allora, diciamo, dobbiamo finire i medici. Sono altri testi per la ricerca. Sì, sicuramente non li ho portati. Per i testi delle difese, a parte le parti civili, voi avete altri testi? 2 o 3. Potremmo pure metterli magari, vediamo un attimo. Vabbè, mica si sa. Quanti sono gli utenti? Cosa, scusi, avvocato? Volete seguire i nostri? Sì, degli imputati, quindi va bene. Allora, abbiamo detto che per il 10 ce l'abbiamo, per il 21 sarebbe solo per completare esame e controesame di tutti i medici legali. A questo punto il 10 non c'è il medico di no. Quindi noi inseriremo il nostro ultimo test. Che sarebbe Nicola. Nicola Nicolas, ultimo test.
poi il controesame in Piromalli, il mese che è il perito delle trascrizioni e Sì, passanze. esatto, perfetto. E poi abbiamo praticamente Piromalli dovrebbero fare il controesame. Poi c'è pure Casale? No, Casale rinunciamo. Rinunciate, allora lo mettiamo a verbale, Teresa, che la procura rinuncia al test Casale. Poi abbiamo il maresciallo Passante che è leggermente in forza, se ce lo potete far sapere appena. Poi il perito di Nella che dovrebbe essere sui messaggi audio WhatsApp. E Nicola Nicolazzi, L'abbiamo spostata apposta per lei. L'esame diretto di Passante di domani per passare per la parte concentrata dell'inversione. Come ricorderete, io però avevo detto che l'unica condizione era che esaurissimo il maresciallo Passante. Sì. E non sappiamo se questo però manca tempo, quindi sicuramente ce la faremo. Questo è un problema che devo fare io, no? Quindi Chi deve fare? Ma Piromalli non l'avevamo diffidato comunque, però lo citi, no, per carità. È andato via prima che passasse dietro. No, però ci vuole la situazione, naturalmente che poi c'è E no, lo faccio il tempo utile. Io però il tema è questo, perché io ovviamente non Casomai a controcitarlo, ho capito, casomai a controcitarlo, se lei lo sa, chieda il numero di telefono, insomma glielo dico. Se comunque abbiamo tempo, ci stiamo aggiornando. Ci aggiorniamo. Invece per il 21 quindi avremmo esaurito i testi del PM. Giusto? Sì. Quindi i testi delle parti civili li potremmo sentire. Esame degli imputati dopo i vostri testi, seguendo No, l'ordine. c'è anche Rispoli, che lo possiamo calendarizzare il 10. Sempre Rispoli è sempre un 210? No. No, ragazzi. Ah sì, è 210. 210. Quindi mi raccomando con gli avvisi. Rispoli il 10 dicembre. Poi il 10 dicembre siamo in Occorzio. E l'aula l'abbiamo restituita, vero Teresa? Teresa? Grazie. Il 21, allora, vorrei capire, citiamo i testi delle parti civili. Seguiamo l'ordine e poi l'esame degli imputati, no? 21 invece è laureato. Giusto, hai ragione. Concludiamo l'esame dei medici. Ma il 21 è laureato. No, ok. Facciamo soltanto i medici. Esame medici, esame dei testi delle parti civili. Però dobbiamo calendarizzare. Abbiamo chiesto l'esame degli imputati. All'esito però ci vuole il consenso di tutti, perché l'ordine è i testi vostri e poi l'esame imputati. Quindi non lo so, per me non c'è problema. C'è il consenso delle difese? per coerenza l'ha chiesto il pubblico ministero. Non prestano... L'abbiamo chiesto come tasse, come prova d'affitto. Ma è laureato il 21? Poi ci dobbiamo affrontare sulla soluzione che è un problema. Però se loro vogliono escluderli il dopo... L'importante è che non facciamo accordi che poi cantano. E quindi si fa prima dell'esame, scusate. L'ha chiesto la procura. Ah, sì, ok. Non avevo capito l'esame l'avevano chiesto loro, va bene. Quindi esauriamo l'esame degli imputati, però così ci blocchiamo. E che facciamo? Solo i medici? Il 21 facciamo medici ed esame imputati. Ah, lo facciamo! Io non ho capito allora, scusate, sarà la mascherina che c'è troppo monotone. Allora, l'esame degli imputati, un'attività continua, che non mi sembra rilevante quella che io ricordo perché non ricordo la mia posizione.
non sappiamo se in 10 avremo esaurito, se io proprio nel specchio sotto il medesimo principio dico subito che io non presto il consenso a sentire nemmeno risco di persona la situazione di sentire e anche all'esperienza. È fonte di terapia indicata nella mia legislazione. Quindi secondo me io direi una cosa, facciamo il punto sulla prova d'accusa diversa dagli imputati e esauriamo tutta la prova d'accusa e poi dopo che si fa il imputati sarà il 21 nella possibilità che lo abbiamo sentito abbastanza, direi che non mi sembra opportuno. Sono i medici va a finire così. Ma solo i medici, voglio dire, che facciamo? Io voglio capire che, scusate, ditemi voi che facciamo il 21, oltre all'esame dei medici, che facciamo? Perché oggi pensavo che l'esame del consulente tecnico fosse un esame complesso e si è rivelato. Noi abbiamo il problema di passante e conseguentemente il problema di Rispoli e di Piomari. Ma gli esempiamo. Pensiamo che viene passante, Non fa il suo esame, non fa il suo esame, no, non licenziamo. Facciamo un programma nella speranza che il Alessandro lo tenere. Va bene, il suo esame lo farà quando potrà, dopo aver sentito, però almeno iniziamo, però il test del PM lo sentiamo. Va bene, quindi ci aggiorniamo per il 21 la prossima udienza per capire bene. E l'aula? Allora, il 21 è in aula. Va bene, quindi possiamo licenziare, grazie, ci vediamo il 21. Allora, il test è diffidato a tornare per il 21. Poi alla fine quando lei tornerà il 21 deve chiedere il ancora i testi di accusa e l'esame richiesto da una parte, l'esame richiesto dall'altra. Quindi io vorrei non veramente l'inversione dell'onere in questa maniera cosa, non sottopormi all'esame diretto della pubblica accusa e sottopormi all'esame del difensore. Sì, sicuramente. Tutto qua. Non lo dico come possibilità, non è che lo dico come programma. Risponde a entrambe le parti, bisogna vedere qual è lo strumento, Presidente. Cioè l'esame diretto è contro l'esame. Allora, se non presto il consenso a fare l'esame diretto dalle altre parti, posso prestarlo all'esame diretto della mia, il che significherà che a quel punto il PM lo esaminerà e noi esamineremo. No, tutto qua. È uno strumento, è una scelta dello strumento, diciamo. Quindi può scegliere di dopo l'interrogatorio Masteri o l'ingegnere Perri. Va bene. Era per non farlo aspettare. Presidente, mi allontano un attimo, mi costituisco. Ingegnere Perri. No, perché funzionano, ho paura che se li tocchiamo poi non funzionano più. Ma funzionano. No, non basta che poi non li tocca e non funzionano più, ho capito? Vabbè, faccia accomodare, vediamo un attimo, ci parlo.
Un attimo. Scusi, ma siccome funzionano, io non li toccherei più. Adesso funziona tutto, era staccato un filo, abbiamo verificato. Funziona tutto, è giusto? Ah, ce n'è uno che non funziona. Ah, ancora non funzionano, allora verifichi lì. PM funzionano, vedo pure accesi. Non so se uno non funziona. Prima, sì, funziona. Ma quanto tempo comporta? Perché visto che ci arrangiavamo. Trovate ora? Ok. Trovato. Ah. Sì, no, ma se funzionano si sente bene, il problema è che erano proprio staccati. Grazie mille dell'intervento. Allora, buongiorno di nuovo ingegnere. Buongiorno. Allora, le sue generalità, la sua qualifica in questo procedimento e la lettura della formula Sono testimoniale. l'ingegnere Alessandro Perri, nato a Roma il 13/8/76 e nell'ambito di questo procedimento penale ho svolto per la procura l'attività di indicizzazione, È l'attività spento il microfono? di indicizzazione dei dati sulla base delle copie forensi acquisite dalla TG e successivamente integrate dal sottoscritto. Quindi l'oggetto La formula della... d'impegno, chiedo scusa, Ah sì, Sì, non l'ho ancora letto. Se non c'è consapevole non c'è- della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Perfetto. Ottimo. Prego, pubblico ministero. Quindi lei già ha precisato alla Presidente della Corte che il suo compito era quindi di indicizzare i dati che avevano già estrapolato il nucleo investigativo. Esattamente. Quindi che reperti ha analizzato? Io sono partito inizialmente dalle copie forensi che erano state effettuate dal nucleo investigativo e sulla base di quelle nel corso delle attività mi sono reso conto che per alcuni telefoni poteva essere migliorata la copia forense acquisita. Senta, ma quando hai avviato le procedure, l'incarico, lei ha lavorato su quelle copie forensi o diversamente? Ecco, ho inizialmente lavorato su quelle copie forensi e poi Ma proprio fisicamente su quei reperti o si è fatto delle copie? mi sono fatto delle copie, ovviamente controllando gli hash delle copie depositate. Cioè gli hash che significa questo? Vuol dire che praticamente al momento in cui si estrae una copia di un dato, di un file, attraverso la verifica dell'hash del file di partenza rispetto all'hash del file copiato, garantisce che la copia è identica, esatta. Quindi praticamente ho lavorato sulle copie forensi esatte che sono state acquisite inizialmente da parte del nucleo investigativo. Ma si è fatto a sua volta una Esatto. copia di quel materiale? Ho fatto una copia ulteriore di quel materiale e analizzando quel materiale nel corso delle attività è emerso che alcune copie forensi che erano state realizzate potevano essere... Lei se li ricorda quali sono i reperti che ha analizzato? Cioè dietro la consulenza? Certo, allora erano, ovviamente dovrei leggere, se vuole sapere... È autorizzato? Il Presidente può autorizzarlo? Sì, sì, è autorizzato. Sì, vuole levare la mascherina, ingegnere, tanto sta a distanza Grazie. di sicurezza. Prego. Allora, i reperti analizzati di cui alle copie forense sono lo smartphone marca Huawei modello Y6 MRDLX1 in uso a Sacchi Luca, mi risparmio sugli email, lo smartphone marca Huawei modello P20 Pro di colore blu in uso a Valerio Rispoli, lo smartphone marca Apple modello iPhone 7 in uso a Piromalli Simone, lo smartphone Huawei modello Y6 di Conso Federico, lo smartphone marca Samsung A6 di colore nero
in uso a Princi Giovanni, e un altro smartphone sempre in uso a Princi Giovanni, marca Samsung, modello A10 di colore grigio, uno smartphone Huawei P10 VAS LX1 in uso alla Killemnik, e sempre in uso alla stessa uno smartphone marca Apple modello iPhone. C'erano anche le SIM? Nessuna SIM, io non ho analizzato SIM. Quindi soltanto gli apparecchi? No, non mi sono concentrato sulle SIM, dottoressa, perché all'interno delle SIM, soprattutto sugli smartphone, nel 99% dei casi i dati che possono essere contenuti sono veramente pochi, e molto spesso quasi tutti gli smartphone salvano tutti i dati all'interno della memoria del telefono e non più sulla SIM. Ascolti, quindi ha avviato su queste copie un'attività, ci ha detto, di indicizzazione, che poi era l'oggetto, perché si tratta di milioni di dati, quindi era l'oggetto e l'interesse della procura. Cosa significa in termini, diciamo poi, semplici poter usufruire di un'indicizzazione? Come l'ha effettuata l'indicizzazione? Creando uno strumento, quindi un software che contiene tutte le acquisizioni forensi dei reperti effettuate, e che consente di vedere all'interno di un unico contenitore tutti i dati, parliamo di oltre 6 milioni di item, e questo permette anche di porre in relazione gli eventi presenti all'interno di ciascun telefono anche in maniera sequenziale, quindi su tutti i telefoni abbiamo un collegamento globale di tutto il materiale, ecco, all'interno di un unico contenitore. Senta, lei ha verificato se c'era stata un'acquisizione esaustiva da parte del nucleo investigativo quarta sezione? Sì, c'erano state delle acquisizioni forensi che ovviamente erano, diciamo, compliant, nel senso che avevano acquisito correttamente l'intero contenuto, delle altre che verosimilmente per delle limitazioni ai sistemi di acquisizione, parliamo del fatto che noi utilizziamo tutti i sistemi, così come anche il nucleo investigativo, riconosciuti in ambito forense, effettivamente forse all'epoca quel preciso sistema aveva delle limitazioni su un modello specifico di telefono, e verificato che alcune acquisizioni potevano non essere, erano parziali, quindi non esaustive, ho chiesto autorizzazione direttamente all'ufficio di procura di procedere a una nuova acquisizione. Per dirla in parole semplici, era una versione meno aggiornata quella utilizzata? Esattamente, parliamo di programmi che vengono aggiornati praticamente con cadenze addirittura settimanali, perché oggi riusciamo ad acquisire magari un telefono che una settimana fa non era possibile acquisire, e quindi l'aggiornamento del sistema ci consente di accedere a quell'ulteriore versione in più che appunto contiene un algoritmo che permette di decriptare i dati di uno strumento. Ci dice quali sono i telefoni oggetto, i reperti oggetto di questa acquisizione completa, avendola lei rilevata invece la incompletezza? Allora, i telefoni che sono stati acquisiti successivamente sono lo smartphone marca Huawei modello P20 Pro di colore blu in uso a Rispoli Valerio, lo smartphone marca Samsung A6 di colore nero avente codice IMEI eccetera eccetera in uso a Giovanni Princi, anzi lo dico 35369810481681, così lo identifico tra i due, e lo smartphone Huawei P10 di colore nero con IMEI 8640410334234442 in uso alla Killenni. Allora ascolti, che tipo di attività ha posto in essere rispetto al quesito che gli era stato posto? Quindi lei ha acquisito in modo esaustivo il contenuto degli smartphone, e come ci ha lavorato per darci l'output di questo lavoro? Allora, per quanto riguarda le copie forensi che sono state effettuate su questi dispositivi, premetto che sul dispositivo di Rispoli era stata effettuata una copia forense che prevedeva l'Advanced Logical e il File System, Android Backup e Downgrade. L'acquisizione ulteriore sul telefono di Rispoli che è stata fatta è quella di una full File System, e quindi un'acquisizione più esaustiva rispetto al telefono, che rispetto alle precedenti acquisizioni ha permesso di recuperare più dati cancellati.
Per quanto riguarda lo smartphone Samsung è stata effettuata una copia fisica del dispositivo che all'epoca appunto delle acquisizioni da parte del nucleo investigativo non era stata possibile, mentre invece per quanto riguarda lo smartphone Huawei è stata integrata, in uso alla Killennic, è stata integrata la copia forense appunto fatta dal nucleo investigativo attraverso un'integrazione multipla dei dati tra un Huawei backup estrapolato dal telefono e le copie forensi del telefono stesso che sono state effettuate nuovamente. Questo ha consentito di avere più dettaglio sulle chat. Senta, anche questa volta lei ha lavorato su originali o su copie? Originali. Su? Originali. Ma poi ha lavorato? In questo caso ho acquisito direttamente i telefoni perché ho necessità del telefono per poter acquisire la copia forense. Quindi poi dopo ha lavorato sulle copie forensi? Sempre. Allora, la procedura forense prevede che l'attività viene svolta nella fase di acquisizione sul telefono per acquisire necessariamente i dati. E questo è intuitivo? Tutte le fasi di analisi successive vengono sempre fatte su delle copie per mettere appunto il reperto in sicurezza. Perfetto. E riguardo proprio a come ha elaborato questi milioni di items, come avviene poi l'indicizzazione in concreto, che è quello che interessa alla Corte? Perché qui ci può lavorare ovviamente e fare delle ricerche. Quello che viene fatto è, per prima cosa, indicizzare tutti i dati contenuti nei dispositivi, quindi ovviamente poterli contestualizzare e decriptarli allo stesso tempo, quindi poter associare quelli che sono da una parte, per esempio, i media, e quindi raggrupparli in quelle che possono essere in un contenitore come immagini, video, piuttosto che audio registrati, le chat, quindi raggruppare tutte le chat. L'indicizzazione di questi dati permette, ovviamente a livello globale, permette che può essere fatta sia a livello globale, quindi come nel caso appunto in esame, sia a livello di singolo reperto. Questa indicizzazione globale permette di raggruppare tutti i dati e quindi di avere una panoramica completa su tutto il materiale. Tra l'altro anche una timeline unica per tutti quanti i dispositivi e quindi sapere cosa... Operazione ha alterato in qualche modo i dati, perché ci sono i limiti posti dalla Convenzione di Budapest, ne è parlato a proposito anche dell'ordinanza poi adottata dal Tribunale sulla ripetibilità di questo tipo di operazioni. Ha in qualche modo alterato il materiale questo lavoro che lei ha fatto, questi report? Assolutamente no. Quello con cui si lavora sono tutti programmi forensi. Cosa vuol dire? Che il dato, e così come era scritto anche nella relazione, viene sempre presentato nel suo formato originale. Tra l'altro per ogni dato viene rappresentato appunto un codice di hash, ma anche per ogni singolo dato, anche per ogni singola immagine, e questo codice può essere verificato ogni qualvolta noi estrapoliamo anche nuovamente l'immagine del telefono. E quindi se oggi noi facciamo nuovamente una copia fisica dello stesso dispositivo o anche logica, i dati che avremo, andiamo a leggere gli hash di quei file che ci garantiscono che quei file sono uno identico all'altro, potremo constatare che il codice hash è identico e quindi non c'è nessuna alterazione sui dati, mi scusi dottoressa, non c'è nessuna alterazione sui dati di partenza. Quali sono le soluzioni per realizzare tutto questo? Perché lei ce l'ha indicata e poi ci dice quello che ha utilizzato, ha parlato di 2 soluzioni tecniche a disposizione degli analisti. Per quanto riguarda allora la parte di indicizzazione, ho utilizzato un programma che si chiama Axiom che permette appunto di poter interpretare tutti i dati che sono contenuti all'interno delle copie forensi, di indicizzarli e di poterli appunto associare in quei famosi contenitori e quindi renderli fruibili. Per quanto riguarda invece le copie forensi, queste sono state fatte tutte con il sistema UFED, cioè un sistema che universalmente riconosciuto permette appunto di acquisire i dati da smartphone e tablet e appunto di ottenere quella che è la cosiddetta copia forense. Va ovviamente specificato che il sistema UFED prevede 2 applicazioni, che è la UFED, in questo caso quella che ha il sottoscritto for PC, che consente appunto di acquisire il dato dallo smartphone, poi è necessaria e quindi genera quei file che sono le cosiddette copie forensi. Poi quello che viene fatto in seconda battuta, e quindi già sulla copia forense, e quindi già sul dato acquisito rispetto allo strumento, viene lanciato appunto un altro programma che si chiama Physical Analyzer, che permette di fare
quello che è il parsing dei dati, cioè fa il parsing dei dati acquisiti dallo strumento che in questo caso è internet. Senta, ci dice allora questi dati indicizzati come si possono visualizzare e utilizzare? Allora, all'interno dell'hard disk che io ho fornito c'è una modalità duale di poter consultare i dati. Allora, una modalità è quella di consultare i singoli report che sono stati estratti appunto dal Physical Analyzer e quindi per ciascun telefono, o in modalità globale attraverso il sistema di indicizzazione che consente appunto di aprire tutti i dati che sono stati inseriti all'interno di un unico contenitore in un'unica schermata di visualizzazione, nonché i dati indicizzati è possibile ricercarli sia per nome, sia per data e per effettuare molteplici ricerche. All'interno ovviamente dei report per singolo telefono invece è possibile fare soltanto le ricerche sullo specifico reperto. Quindi anche inserendo una parola chiave si riesce a scremare e a ottenere un numero di dati adeguato per un lavoro che non sia eccessivamente oneroso per l'utente. Esattamente, questo consente di poter da una parte effettuare ricerche su parole chiave e quindi ridurre notevolmente la complessità dell'analisi dei reperti, dall'altra consente anche di poter effettuare dei tag, cioè di poter targetizzare quelle che sono le singole evidenze che noi abbiamo che rileviamo all'interno dei dispositivi e soprattutto poterle targetizzare a futura memoria, in maniera tale che poi non è necessario ricordarsi tutti i processi o annotarsi, ma attraverso la possibilità di richiamare direttamente quei specifici tag che noi abbiamo impostato è possibile ricavare le evidenze di interesse, nonché poter visualizzare in anteprima anche tutte le mail o i documenti piuttosto che le chat e allo stesso tempo anche poter analizzare la timeline per vedere per esempio cosa succede in uno specifico intervallo di tempo tra tutti i dati acquisiti dai telefoni. Una volta individuati i dati si possono memorizzare per non dover rifare la ricerca? Sì, appunto targetizzando con questi tag, cioè si generano praticamente delle etichette che vengono associate a ciascun evento che si intende appunto evidenziare o comunque portare a futura memoria e automaticamente poi sarà possibile richiamare quella evidenza tramite uno specifico tag, così come all'interno del sistema globale è possibile anche poter evidenziare anche solo i dati relativi a uno specifico reperto. Quindi si possono poi esportare questi dati? In molteplici formati, PDF, Excel, tutti i formati più comuni che poi possono essere trattati da altri sistemi di Senta, un'ultima domanda. Sempre mi scusi dottoressa, sempre le esportazioni sono sempre nei loro formati originali. Per ulteriormente ridurre il materiale si può fare una ricerca incrociata, cioè una volta che già si è inserita una parola chiave, ottenere una riduzione degli items inserendo un'ulteriore parola? Certo, c'è una ricerca iterativa che permette praticamente di scremare e affinare ogni tipo di ricerca che viene effettuata andando via via a praticamente eliminare, quindi attraverso l'ulteriore emissione di ulteriori parole chiave, andando a eliminare quelle che non sono proprio di pertinenza. Vorrei che lei fosse preciso, l'ha detto, esattamente il materiale che è estraibile e indicizzabile dai telefoni. Dai telefoni, parliamo, quello che sicuramente è critico è che parliamo sempre di dati contenuti nei telefoni, cioè nei loro formati originali. Quindi lei ci ha parlato di messaggistica? Tutti i dati. Tutti i dati. Tutti i dati che possono essere interpretati e indicizzati. Questi sistemi cosa fanno sostanzialmente? Tutti i sistemi di acquisizione, quello che fanno è che permette di distinguere tra l'altro tra un tipo di acquisizione e l'altro è quello che viene chiamato appunto il parsing dei dati, cioè poter interpretare correttamente una struttura di dati all'interno di ogni smartphone. Cosa cambia da un'acquisizione all'altra? Da un'acquisizione all'altra cambia appunto l'albero che consente di indicizzare questi dati e ovviamente man mano la tecnologia aumenta, quindi come oggi esce un nuovo modello di iPhone, magari rispetto a uno che era uscito poco tempo fa, anche i sistemi di acquisizione si aggiornano e consentono di poter effettuare delle performance anche su specifici telefoni sempre maggiori. Per esempio c'è la possibilità di effettuare delle acquisizioni più dettagliate con uno specifico modello di processore che a questo punto consente non di acquisire il dato, quindi non legato necessariamente alla tipologia di telefono, che sia Huawei piuttosto che Samsung,
ma legato appunto a un parsing dei dati più specifico per quel tipo di processore che a sua volta determina la struttura dei dati presenti all'interno dello smartphone. Oltre alla messaggistica, la corrispondenza via mail, è possibile per esempio se si sono trovate delle calcolatrici o altri tipi di programmi di applicazioni che sono sul computer, possono essere oggetto di estrazione e indicizzazione? Tutto il contenuto del telefono, ovviamente in funzione dei livelli di accesso, quindi fisica logica, advanced logical o full system, ABK downgrade, eccetera, consentono appunto di acquisire tutto il contenuto del telefono, quindi immagini, applicazioni, video, audio, chat, ovviamente laddove il dato non viene necessariamente non decriptato, ma qualora appunto ci possono essere dei database che il sistema non conosce e quindi non è in grado di indicizzare, comunque vengono acquisiti e si troveranno all'interno di una cartella dove ci sarà applicazioni e ci saranno tutte le applicazioni indicate, o database e ci saranno tutte le applicazioni relative a quel database. Tutti i dati che sono comunque contenuti, immagini, video o quant'altro, e che il sistema è riuscito a indicizzare li rappresenta in chiaro all'interno di un interfaccia. Sarà più complicato perché non si apre il sistema di indicizzazione, ma sono comunque visibili per l'utente, sì, se ha la pazienza comunque di scorrerli e di cercare ciò che ha interesse a rinvenire. Esatto, Giusto. poi quella è la copia forense, diciamo ovviamente è uno step, poi c'è una rappresentazione del dato che può essere resa più o meno fruibile in determinati. In base a questi programmi di indicizzazione, che è quello che abbiamo utilizzato. Io per adesso non ho altre domande. Grazie Pubblico Ministero. Domande? No. Le parti civili neanche? I difensori hanno domande? No. C'è un elaborato che viene prodotto? Si spiega la metodologia. Conferma chiaramente il contenuto dell'elaborato? L'ha sottoscritto? Volevi domandare? No, voglio vedere se quando guardate che sembra una... Sì. Prego, avvocato. La precisazione è questa. A pagina 7 della tua consulenza, per capire, voi avete fatto queste operazioni su una serie di telefoni, cioè quello in uso a Rispoli, quello in uso a Princi, quello in uso alla Clemmic. Se va alla tua pagina così capisce. Solo un secondo, ok. Per comprendere, cioè voi avete rielaborato questi dati e siete andati ad approfondire su questi telefoni. Non sono tutti i telefoni che lei ci ha elencato prima, cioè sono una serie, diciamo, in base la cernita in base a quale criterio è stato fatto. Prego. I telefoni che sono stati indicizzati sono tutti, così come è indicato all'interno della nota, che tra l'altro è un allegato di quel documento. Per alcuni telefoni, per quelli lì che lei ha appena citato, mi sono reso conto che l'acquisizione fatta dal nucleo investigativo era parziale. Allora, per quella è stato fatto solo per quei telefoni un approfondimento, cioè è stata acquisita una nuova copia forense. Questa è l'unica distinzione che è stata fatta. Esatto. Poi tutto l'altro materiale, tra l'altro voglio precisare che, ovviamente abbondare è meglio che deficere, all'interno dei report che io ho introdotto anche alla fine, io ho utilizzato tutti i dati acquisiti nell'ambito, anche quelle precedenti del nucleo investigativo. Grazie. Prego, avvocato Menichetti. Buongiorno, l'avvocato Menichetti per la difesa di Innocenza, ma in buona sostanza, rispetto all'estrapolazione dei dati fatta dalla polizia giudiziaria a suo tempo, quindi la prima copia forense, è corretto dire che la successiva estrapolazione ha consentito di avere un set di dati più ampio? Sì, è corretto, ma è corretto ovviamente la precisa... È corretto dire che aveva un set di dati più ampio, anche perché è corretto poter precisare che è stata fatta con un ulteriore approfondimento e quindi non è stata seguita la stessa prassi che è stata seguita dal nucleo investigativo, ma è stata fatta una copia fisica di un dispositivo e una full file system di un altro dispositivo. Questo che cosa voglio dire? Per comprendermi meglio, anzi, se sono poco chiaro spero di riuscire a spiegarmi.
Se io oggi acquisisco un dispositivo e faccio un tipo di acquisizione che prevede un percorso, domani ho l'opportunità di integrare questo percorso con un approfondimento maggiore, è evidente che avrò più dati, ma non perché oggi non sono in grado di poterlo fare, ma perché il sistema non me lo consente. L'aggiornamento del sistema invece permette, ovviamente garantisce poi successivamente nel tempo di poter magari acquisire dei dati in più. Quindi sostanzialmente la metodologia da lei applicata è stata diversa rispetto a quella operata dalla Polizia Giudiziaria? No, mi scuso, la metodologia è identica, il sistema, anziché una versione di UFRED 730 e FAT è stata utilizzata una 734. Quindi è diversa? No. È uguale? È identica? È identica. Aspetta, ma allora perché non sono riusciti inizialmente ad avere i suoi medesimi... Aspetta, perché a questo punto però la Polizia Giudiziaria quindi non è riuscita inizialmente ad avere i suoi stessi risultati, se la metodologia era identica? Perché la metodologia è un conto, il software che uno utilizza e quindi l'aggiornamento è un altro. Se lei scrive un documento di Word, il suo approccio al documento è sempre quello. Apre il programma Word e scrive il documento. Se poi lei cambia e utilizza il 2008 rispetto al 2019, quello non va a incidere sulla metodologia, ma va a incidere sullo strumento che sta utilizzando, cioè sull'aggiornamento del strumento. Ho capito, quindi praticamente questa nuova acquisizione è intervenuta inoculando un software, questo è un pochino il concetto. E quindi ce lo spieghi in parole non povere, un pochino più atecniche, diciamo, che magari... Allora, non viene inoculato, nel caso delle acquisizioni che sono state fatte, il sistema di acquisizione, in questo caso UFRED, nello specifico non ha permesso di fare un parsing dei dati completamente diverso, cioè quello che lei intende inoculato non viene inoculato nella... Si può guardare anche di là perché non riescono a decifrare. Scusate, allora, non viene inoculato nessun software all'interno, ma quello che viene fatto è utilizzare un algoritmo che viene migliorato con una versione successiva del software che permette ovviamente di poter leggere una quantità maggiore di dati. Nello specifico, quello che lei mi sta chiedendo, tra l'altro, fa riferimento al fatto che proprio nel telefono, in uno dei due telefoni, è stato possibile applicare una decodifica relativa proprio al processore del dispositivo, che in questo caso era un Kirin, se non mi sbaglio. Ovviamente il parsing dei dati specifico per quel tipo di processore ha permesso di ottenere più dati rispetto a quelli che erano stati tenuti in un'iniziale copia. Non altre domande, grazie. Prego. Mi scuso anzitutto con l'ingegnere e poi con gli altri componenti del processo se il tema è già stato affrontato e a me è sfuggito. Mi è sembrato di comprendere, ingegnere, che lei abbia svolto un accertamento ulteriore rispetto a quello fatto dalla Polizia Giudiziaria e che per alcuni, veramente mi corregga se sbaglio, per alcuni dispositivi sia resa necessario un ulteriore, mi esprimo come posso, approfondimento, mentre invece per altri lei avrebbe riscontrato una sorta di equipollenza tra i dati da lei rinvenuti ed i dati già acquisiti dalla Polizia Giudiziaria. Ecco, quello che io vorrei comprendere è qual è stato il discrimine, cioè in base a quale strumento, ecco, ripeto, mi esprimo come posso, in base a quale criterio lei ha potuto individuare i presupposti della parzialità dell'accertamento su un dispositivo e invece poi dire l'altro dispositivo era un dispositivo sul quale si era svolto un accertamento compiuto. Sono stato chiaro, mi perdoni? Allora, la discriminante è stata quella di poter andare a guardare direttamente i file delle copie che erano state acquisite. Guardando i file delle copie acquisite, soprattutto con una certa esperienza, è possibile verificare che è stata fatta un'acquisizione del tipo Logical, Advanced o Full File System. Riscontrando le acquisizioni effettuate con l'attuale versione del programma con cui sono state realizzate, ho visto che per quei dispositivi era possibile, oltre che quelle versioni, quindi Advanced, Logical, eccetera, fare delle acquisizioni più approfondite e ho chiesto autorizzazione alla Procura di poterle fare, sempre col medesimo strumento, ma con una versione aggiornata. Ho capito. Se le è possibile, non è
Anzitutto se questo dato lei lo ha già indicato nella sua consulenza, io l'ho letta, ma insomma se lei lo ha già indicato non le faccio perdere tempo e non la trattengo oltre. Altrimenti se lei potesse essere un po' più specifico rispetto ai dispositivi che sono stati dati in analisi, quali secondo la sua valutazione e il suo accertamento c'era compatibilità, meglio, identità tra l'accertamento precedentemente compiuto rispetto al suo, cioè dove si è reso necessario l'approfondimento e in base a quali elementi lei ha ritenuto questo. Allora, come forse ho già risposto prima, correggetemi se sbaglio, non ho nessun problema a ripeterlo, al termine di quella relazione tecnica c'è l'elenco dei telefoni per i quali ho ritenuto necessario approfondire l'attività. L'attività è stata fatta, come dicevo prima, perché guardando direttamente le copie forensi, quindi i file prodotti dai sistemi di acquisizione, posso essere in grado di poter dire la tipologia quindi di acquisizione che è stata fatta e in base alla disponibilità degli strumenti che avevo in quel momento, che oggi saranno ancora diciamo più performanti tra l'altro, poter approfondire le acquisizioni che erano state fatte invece qualche mese prima. Almeno per quanto mi riguarda parla con un analfabeta informatico, quindi il tema è questo. Se io lo do, se me lo faccio spiegare da uno un po' più alfabetizzato di me su questi temi, rinviene questi elementi nella sua consulenza come ingegnere. Grazie, non ho altre domande. Sulle domande che facevo anche io prima, quindi voglio dire, mi viene dalla sua risposta un'ulteriore domanda, cioè per i dispositivi che invece sono stati esclusi da questo approfondimento, quello che le leggevo prima, oggi per avventura potrebbe essere possibile avere degli strumenti migliori, più precisi per approfondire la stessa identica cosa? Per il Samsung no, perché abbiamo fatto una copia fisica. Per il Huawei dovrei verificare e per il P20 Pro, siccome ho fatto un'acquisizione da poco per un'altra attività, le posso garantire che quella attualmente è l'acquisizione migliore che si riesce a fare. Grazie. Quindi più di questo non potremmo sostenere. Cosa che voglio precisare, domani potrebbe essere già diverso lo scenario. Però ad oggi la situazione... Non mi ricordo sul Huawei... Sì. Allora, sempre con il mio anche l'analfabetismo del giudice che non dovrebbe averlo, vorrei capire una cosa, innanzitutto questo lavoro ulteriore è un lavoro di recupero di dati ulteriori che non era stato possibile recuperare secondo altri sistemi, è così? Certamente, dati comunque contenuti. Sì, questo è chiaro, dati esistenti, ma è anche un lavoro che rispetto al dato già acquisito, parlo del messaggio, la chat, il file audio, che ha determinato qualcosa in più. Mi spiego meglio, i dati acquisiti sono stati solo verificati o sono, come dire, stati modificati per aggiunte o per altro secondo queste? Questo lo chiedo perché anche dalle domande che si è fatto prima poi non si capisce bene. Allora, può darsi che mi sono spiegato male. No, lei si era spiegato bene, ma che la chiariamo questa cosa, voglio capire se è soltanto un problema di ulteriori acquisizioni e quindi lettura di dati che non erano leggibili secondo determinati sistemi, o se anche i dati già acquisiti nel corso delle indagini, quindi col sistema diciamo superato, con questi programmi superati, in qualche modo rivisti con la nuova sistema operativo, sono più completi, sono cambiati o sono identici a quelli di prima? I dati già acquisiti sono identici. Ecco, perché prima si era capito. Mi sono permessa perché invece è l'avvocato Cincioni che mi ha ingenerato una confusione, quindi volevo che la chiarissimo perché siamo tutti. Quindi i dati acquisiti sono quelli acquisiti, punto. L'approfondimento riguarda il recupero di altri dati. Ci sono altri dati nuovi. Nuovi. Poi le volevo chiedere una cosa, ma questo è solo per poter fruire
del suo lavoro più velocemente, perché lei spiega molto bene, ci sono dei termini che per me sono non sono di immediata lettura. Lei ha parlato delle difficoltà e dei rischi connessi alla indicizzazione legata per esempio al nominativo Rossi, perché lei dice per un verso è un tipo di indicizzazione che richiede tantissimo tempo eccetera, dall'altra rischia di far perdere, prendendo solo Rossi, quel tipo di indicizzazione, il contenuto di altri file, di altri dati che sono di interesse. Poi lei mi scrive, allora, per questo abbiamo fatto una preindicizzazione, che però io non l'ho capita, cioè io ho capito il senso del Rossi, mi spiego subito così magari, e quindi il senso di una preindicizzazione, ma quello che voglio sapere, non è possibile attraverso delle chiavi di lettura, e lei vorrei sapere quali sono, fare sia un collegamento quindi testuale, temporale, per oggetto, perché lei l'ha detto, tutti i file audio, tutte le chat, ma esistono delle chiavi, e quali sono? Perché lei dice ma io non ho capito come poi utilizzarlo, se ci dà una mano diciamo in questo. Se io prendo Rossi mi farà perdere dei dati, però può darsi che a me in questo momento interessano solo tutte le chat in cui ho Rossi. Poi può darsi che non mi interessi Rossi di per sé, perché mi fa sfuggire magari un file audio, un'altra cosa che mi interessa vedere, no? Non posso superare questo con altri tipi di chiavi di lettura, e se sì quali sono? Perché cioè sono collegamenti temporali, per parola, perché furto impiccio è un concetto, oltre al collegamento meramente testuale esiste una possibilità di semplificazione del lavoro e quindi di collegamento per esempio dei dati relative a tutto ciò che cade il 12 ottobre, sotto il nome anche Rossi mettiamoci, ci è piaciuto questo nome, ci sono sempre in inglese, non so se sono... grazie, mi scusi se ho sbagliato, era solo per cercare di fruire un po' di questo lavoro con un po' più di velocità. A cui lei fa riferimento a un preambolo nella relazione tecnica dove praticamente spiego che ci sono due tipi di indicizzazione dei dati, quindi quella che lei può fare tramite l'Explorer di Windows, e lì si perde delle occorrenze, perché ovviamente potrebbe non reperire dei dati all'interno o dei database o delle chat. Perché? Perché purtroppo l'Explorer, quindi se lei digita Rossi su una sua cartella, potrebbe non avere esattamente ed esaustivamente cercato all'interno di quel dataset di dati. Questo sistema supera questa cosa grazie alla preindicizzazione, quindi che cosa fa? Viene costruito, immagini, un contenitore dove un po' ci sono tutte le parole contenute all'interno di quei dati, e quindi lui che cosa fa? Questo contenitore ovviamente ha anche una sorta di collegamento agli specifici file. Quando noi andiamo a cercare una specifica parola, io la vado a cercare in questo contenitore e lui mi dice in quale file sta sostanzialmente, e non abbiamo il rischio di perdere anche dati o file per cui la famosa parola Rossi si trova in un'intestazione o anche solo nei metadati, per esempio, non necessariamente nel contenuto del file o nel nome del file. Il sistema che è stato realizzato permette anche di poter, ovviamente, sia ricercare singolarmente, sia quello che dicevo prima, fare una timeline, cioè una linea temporale. Lei lì poi decide a che punto stringere la linea temporale. Poi è solo una questione di sequenza con cui applica determinate ricerche. Magari cercherà prima Rossi e quindi le scriverà già una parte dei risultati, poi andrà nella timeline e ridurrà ovviamente gli eventi che vuole visualizzare soltanto a quelli specifici. Ovviamente il sistema è customizzabile in fase di ricerca in base a quelle che sono le esigenze. Altresì è possibile anche caricare direttamente un file con delle sequenze di testo, e il sistema in automatico lavora e poi alla fine presenta le occorrenze che sono contenute in quelle sequenze di testo, in maniera tale che anziché cercare di volta in volta n parole, uno se le crea in una sorta di elenco
le dà in pasto al sistema e poi il sistema, quando ha finito l'elaborazione all'interno dei dati, produce i risultati per ogni singola parola. E quindi i tag? I tag a quel punto sono, lei li può gestire o perché li sta verificando direttamente, oppure li può importare, cioè a quel punto... Il tag è questo che vi sta dicendo lei adesso, lei può, cos'è il tag? Il tag praticamente lei può targetizzare, il punto è fare una ricerca su delle parole chiave, quindi io posso inserire delle parole chiave e il sistema mi presenterà ovviamente risultati relativi alle parole chiave che io ho messo. Poi se voglio quegli specifici risultati io li posso visualizzare singolarmente e taggare, quindi associare quegli specifici risultati a un'occorrenza che io voglio memorizzare all'interno del mio sistema per poi richiamarli. Ma sicuramente questa è un'attività successiva perché in questa prima scrematura di ricerca potrei avere delle occorrenze che magari non mi sono utili. Ok, grazie. Prego. Va bene, non abbiamo altre domande, grazie ingegnere. Grazie a voi, buongiorno. L'elaborato l'abbiamo assistito, sì. Allora, l'ultimo test. Assolutamente sì. Pubblico Ministero, se vuole c'è la Camera di Consiglio, dove sta? No, può entrare, guardi, c'è la Camera di Consiglio. Allora, intanto chiamiamo l'altro test? Vuole dire qualcosa, no? Volete sospendere? Quanto dura? Un attimo e poi studiamo un po' prima magari. Non ho capito. Se invece andiamo in continuità e poi... io preferirei, però se qualcuno mi chiede di sospendere i giudici popolari, prima di tutti chiedo a loro. Va bene, abbiamo una corte che è abituata ormai... Tra l'altro devo dire che spesso voi dite per i giudici popolari, lo dico anch'io, ma loro sono veramente bravi, veramente attenti. Sì, voi volete sospendere? Allora, è molto lungo questo test pubblico ministero? Pure per capire. No, e allora procediamo. Chi facciamo accomodare? Massari, dico come si chiama? Maresciallo Massari, perfetto. Io credo che Massari sia sui tabulati Massari? Sempre nucleo investigativo è. Io non so se è sui tabulati, mi pare che era sui tabulati, Buongiorno Maresciallo. Si può accomodare, aspettiamo un attimo, intanto lo generalizzo solamente. Se vuole può togliere la mascherina perché dovrà parlare come preferisce. Perché recuperarlo? Perché dirà poi la procura? Perché no, perché no, trovate al sbagliato. No, io credo che utilizzando questa stessa giornata a recuperare l'archivato. Allora, buongiorno Maresciallo, quindi il suo nominativo, la qualifica, l'ufficio di appartenenza e la lettura della formula. Maresciallo Capo William Massari, nato a Roma il 17/9/77, in servizio al nucleo investigativo Carabinieri di Roma, prima sezione. Ah sì, presta il consenso alle riprese? Sì. Io mica gliel'ho chiesto all'ingegnere prima. Presta il consenso, sì, perfetto, diamo atto. Prima. Prego. Preliminarmente, proprio per consentire alla Corte di seguire meglio l'esame, deposito e se prima le difese vogliono verificare, si tratta di della copia in digitale e cartacea ovviamente in cartaceo ci sono solo le chat, mentre in digitale vi sono immagini, video e chat appunto su CD, così potrete seguire in maniera migliore. Mi prendo al lettore CD allora. Sì. Quindi intanto faccio, se le difese vogliono verificare. Sì, tutto quello che già...
depositata nella vostra udienza? No? La fessatura della mano? Sì, ma alla scorsa udienza, dopo che sono andata via io. Il CD è quell'estratto lì, quindi le tappe ritenute rilevanti. Come a te. Comunque sono le chat riportate nelle annotazioni. È l'estratto di quelle già riportate nelle annotazioni. Poi Cosa? Poi ce l'ha dato? No, ce l'hanno gli avvocati. Infatti, guarda, poi mi mando il conto del dentista poi, Grazie. Che cosa hanno consegnato? No, sta vedendo una copia di quello. La procura ci sta depositando un CD. allora, su CD c'è l'estrapolazione delle chat rilevanti, perché sulle copie forensi le trovate Grazie. tutte, anche quelle irrilevanti, perché si tratta della copia dei cellulari. Sì. Quindi elaborato, sì. Chat Sì, un report. Sono unitamente dei anche ai report. vocali, audio, quelli trascritti, che comunque erano già stati depositati con CD contenente Sì. solo i vocali audio consegnata al perito, e in più le immagini e alcuni video, in realtà c'è solo un video se vado a memoria rilevante, nemmeno troppo rilevante, quindi quello, cioè tutto il contenuto di cui parleremo oggi con la testimonianza, in poche parole. Questi sono dei report. Poi invece sostanzialmente. no, stampate sono le chat WhatsApp Sono dei report delle ritenute chat. rilevanti, così potete leggere il contenuto mano a mano che col test lo citiamo. Tutti i report. Il No, CD? il CD, quello di oggi, è la copia forense che le ha tutte su hard disk. Il CD è un'estrapolazione delle chat rilevanti, così anche per comodità della Corte può andare a vedere quali, secondo l'accusa, sono relative all'oggetto del procedimento. Sì, io ho già aperto. Non so se è già durato. Ha già durato? No. Deve dar lettura della forma. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sì, gliel'ho già detto, ma che non lo appunto ho detto, abbiamo una corte che ci... Ah, scusate, l'ho fatto partire, chiaramente è un file audio. Volevo capire se lo leggeva, perché Allora, a volte le chat, per intenderci la versione digitale di quello che ho stampato, è un file TXT, mentre in VLC, quindi con l'icona di VLC, sono audio e video. Così... No. Allora, premesso di aver svolto, se si sente meglio, premesso di aver svolto l'analisi delle estrazioni delle copie forensi dei cellulari che abbiamo sequestrato nell'ambito del procedimento, in particolare sono il telefono appartenuto a Sacchi Luca, Chilemnik Anastasia, due telefoni di Pinci Giovanni, uno di Rispoli, Quonso. Posso consultare? assolutamente sì, autorizzato. Diversi, Quonso Federico, Quonso, credo. Federico Malli Simone. Questi qua sono i telefoni sui quali è stata fatta la copia forense e che io ho analizzato. Diciamo che l'analisi che è stata fatta diciamo che è per andare a verificare, cioè a estrapolare quei dati che secondo l'investigazione erano utili per ricostruire
insomma, la vicenda che poi ha portato all'omicidio di Luca Sacchi. Ecco, In particolare, prima di introdurre, se può dire che tipo di file e che tipo di contenuti in generale sono stati analizzati e come ha fatto questa analisi allora, dei contenuti. Io analizzando queste copie forensi ho controllato file audio, file video, chat WhatsApp, chiamate registrate sul telefono, insomma tutto quello che era riportato insomma, nella copia forense. Ecco, lo ha fatto manualmente, cioè verificando il contenuto file per singolo file? Sì, per ogni telefono ho fatto l'analisi. È chiaro che poi in una fase successiva ho cercato di mettere diciamo, a sistema tutte le varie risultanze, perché da qualche telefono ho tirato fuori qualche dato, da altri dati insomma, che poi messi insieme mi hanno permesso di costruire una cronologia degli eventi e quindi dargli un senso nel complesso della vicenda. In questa fase è opportuno, insomma, per una semplicità esplicativa, procedere cronologicamente sugli eventi, insomma, sui dati che sono stati estrapolati, e poi magari faccio riferimento a quale annotazione, cioè in quale annotazione sono contenute le cose di cui sto parlando. Allora, partiamo dal 17/10/2019, se andiamo a controllare l'annotazione che ho fatto sul telefono di Anastasia, ad esempio, pagina 5 di 68. Ha detto pagina 5? Pagina 5 di 68 dell'annotazione fatta sul telefono di Ghilemmica Anastasia. No, lo dico per la Corte, sta fornendo il numero di pagina delle annotazioni di PG, così okay, che le difese possano seguire, oltre a PM. No, io parlerò delle 8 annotazioni, 8-9 annotazioni che ho fatto sull'analisi delle copie forensi che appunto ho analizzato. Per ogni telefono ne è stata fatta una singola, quindi quando... Allora, l'annotazione del 18 marzo di 68 pagine ed è il telefono di Ghilemmica Anastasia. Allora, questo primo dato per... Un attimo, io non so, fermo restando che su queste annotazioni riferirà integralmente il test, se anche all'esito dell'esame le difese ci provo, danno il consenso e l'acquisizione di queste annotazioni anche solo in modo da consentire alla Corte poi di verificare tutto il contenuto della testimonianza di oggi. I file sì, poi le avete lette, c'è veramente poco come l'annotazione non altro che l'esame e la messa in evidenza del contenuto, peraltro sapendo la metodologia con cui si è ricavata, avete sentito Perri, finisce per essere una lettura che non va in testa. Non credo che se ci sia fosse l'accordo penso che potrebbe essere razionale. C'è opposizione? Però non c'è, non si è capito. C'è opposizione. Vabbè, abbiamo... Se lo acquisiamo dichiarando inutilizzabili tutte le... solo la parte obiettiva, la ricostruzione. Diciamo se noi le dichiariamo inutilizzabili, come già le abbiamo? Già le abbiamo. Allora va bene. Sì, è solo documentale, non divise per annotazioni, era per dare anche era per dare un ordine. Però va bene così, non... faremo leggere magari i contenuti, anche se questo... perderemo un po' più di tempo. Perderemo un po' più di tempo, però almeno a verbale risulta tutto L'unico problema è integralmente. se poi a un certo punto non ne potete più dovremo interrompere, perché pensavo fosse più breve. Vediamo come va. Va bene, allora stavamo dicendo appunto che il primo
dato utile che si estrae dalle copie forensi, che si evince dalle copie forensi, è databile al 17 ottobre del 2019. Sì, ecco. Il 17 ottobre ho dato il riferimento della pagina da questa annotazione, quindi pagina 5 di 68, viene creata una chat che si chiama Quando c'era lui. Questa chat è stata creata da un utente che abbiamo visto, l'utente Crestas, con l'utenza Crestas. Sì, questo è un'annotazione, è un dato che estrapolo dal telefono di Anastasia. È chiaro che questa chat è una chat collettiva, quindi a cui partecipano Princi Giovanni, Sacchi Luca, Filendic Anastasia e Borcia Clementina. Quindi a seconda del telefono da cui estrapolo questa stessa chat ci sono dei dati diversi, quindi se Anastasia in questo caso ha inteso memorizzare l'utenza 349 4958 134, che è l'utenza di Princi Giovanni, e l'ha memorizzata come Crestas, non è detto che negli altri telefoni ci sia scritto Giovanni Princi o... Ecco, e quindi se possiamo spiegare perché la Corte, avendola stampata della chat, troverà Crestas e il numero di telefono. Quindi quello è il nominativo con cui quel determinato numero è stato salvato sul cellulare in analisi, nella specie quello di Anastasia. Quindi se possiamo dire sinteticamente come sono stati salvati i vari utenti sul cellulare di Anastasia, in modo da dare riferimenti alla Corte. Allora, questa utenza di Princi, che ne ha più di una, quindi 349 49 58 134, nel telefono di Anastasia viene memorizzato come Crestas. C'è Princi, ma una delle utenze di Princi, capito? È la chat sì, è creata da Anastasia. Due. Sul suo telefono il numero corrispondente finale 134, sotto il nominativo Crestas c'è il numero di Princi. Sì, questa utenza poi è stata venuta a Princi. Poi c'è l'utenza 389 04 16 699, memorizzato come Arancina, e questa utenza è di Burcea Clementina. Ok. Quindi c'è la 348 25 16948, registrato come Moruncolo, che è l'utenza come Moruncolo. Sì, che è l'utenza di Sacchi Luca. Questa chat, che come ho detto è stata creata il 17/10 del 2019 con il nome Quando c'era lui, è una chat collettiva tra questi 4 soggetti che ho detto. Sostanzialmente parliamo di una chat WhatsApp, quindi una chat di gruppo WhatsApp, sì. Sostanzialmente per dire che già dal 17/10, quindi vicino agli eventi per cui insomma si procede, è stata creata questa chat. Poi a prescindere dai contenuti della chat, insomma, è stata creata in questa data. E questa stessa chat, se la andiamo a leggere nel telefono di Sacchi Luca, dobbiamo prendere la notazione di Sacchi Luca e andare a pagina 11 di 39. Questa che è l'utenza di Sacchi Luca? No, la chat creata da Stessa chat chat vista da Sacchi Luca, ok. Perché trattandosi di una chat di gruppo, chiaramente è stata riscontrata su più cellulari in sequenza. Allora, l'annotazione 21 febbraio è di 39 pagine. Che cosa? Ecco, se possiamo parlare brevemente dei contenuti di questa chat. Allora, brevemente, questa chat, sostanzialmente i soggetti che hanno partecipato a questa chat l'hanno utilizzata per parlare di case da prendere in affitto. Abbiamo visto che insomma nel corso dell'indagine è emerso questo interesse dei soggetti di trovarsi una casa da condividere in affitto, e sostanzialmente gli argomenti trattati in questa chat sono questi qui. Ecco, fra questi soggetti
tutti. Vi era qualcuno che premeva di più per andare a vivere insieme tutti e quattro e qualcuno un po' più restio? Chi è che più di tutti si prodigava nella ricerca delle case, ad esempio? Allora, ci sono poi altre chat in cui emergono questi dati, diciamo in linea generale forse Anastasia, emerge su Anastasia un interesse maggiore di voler andare a vivere insomma indipendentemente con questi i 4 soggetti che abbiamo detto, con Vinci, Fucea e con poi nel particolare potremmo prendere una chat dove insomma parlano dove Anastasia parla con Sacchi di questa idea di andare a vivere insieme con Princi e Clementina. Ecco. Questo qua lo vediamo da pagina 23 fino a pagina 27 appunto del telefono di Sacchi, quindi questa stessa annotazione che abbiamo in mano, andiamo a pagina 23. Ecco, questa chat tra quale utenze interviene? Questa chat ma sono le annotazioni che noi dovremmo avere riferimento alle pagine, anche perché passa verbale è solo per i difensori che stanno consultando le annotazioni che noi non abbiamo. Sì. Con il lettore CD io magari posso dare qualche chiave di ricerca. Se me lo dà sul lettore CD, no, ti ho detto questo dei report. Una precisazione, grazie all'indicizzazione di Perry è stato possibile effettuare questa analisi di questo materiale che per loro sarebbe stato talmente mastodontico che avrebbe impiegato energie e tempo sicuramente maggiore di quello concretamente poi rivelatosi utile. Per questo io avevo detto di acquisirle, fermo restando che le valutazioni sono valutazioni, lascia il tempo che trovano, però è un'analisi del materiale che non fa altro che tirare fuori dei dati obiettivi e metterli, diciamo, cronologicamente in ordine e nella parte di interesse, ed era utile per la Corte. Allora, visto però che c'è stata opposizione delle parti, dovremmo facciamolo con calma e facciamo in modo, perché siccome chiaramente richiama l'annotazione che gli avvocati stanno giustamente consultando, di cui nulla sappiamo e nulla dobbiamo sapere, fa riferimento a giorni, momenti di attivazione, allora se vuole avere un senso diverso dal report, che tanto ce lo vediamo noi, purtroppo dobbiamo fare in modo che il procedimento indichi a quella data la data del risultato, ma purtroppo è così. Allora, facciamo così, se alla Corte va bene. Ma io non so cosa è successo. No, se alla Corte va bene, propongo è stata creata questa loro fanno le indagini contemporaneamente, capito? Quindi quello che stava faccio una proposta. Vabbè, parlate voi. Io ogni volta che perché io è chiaro che leggo sull'annotazione, posso fornire alla Corte dove andare a prendere la parte di cui stiamo per parlare, su cui verte la mia domanda da CD, con la chiave di ricerca, e poi voi mi dite quando ce l'avete davanti e in modo da poter proseguire, se per voi va bene. Mi sembrava di capire che il test stesse dando dei dati, delle indicazioni cronologiche, dicendo in questa data è stata creata da Anastasia questa chat quando c'era lui. La chat riguarda queste 4 persone, l'oggetto della chat era questo, più o meno. Sì, io, quindi diciamo se andiamo in questo modo credo che sia comprensibile. Comunque io provo a vedere, cioè se io vado sotto Anastasia e apro, cioè per dire, no? Allora, ora stavamo parlando di una chat che si trova sotto Luca Sacchi, quindi la cartella Luca Sacchi. Allora, aspetta. Chat. Quale diceva, scusi? Posso avvicinarmi? Sì. Così. Perché a me si apre così, no? Ah, vado su Sacchi, ok, non ho capito il nome. Sacchi, chat. Parola testuale anche qua forse? Non lo so. Ok.
Vediamo. Cioè con tutte le... Ok, vediamo. No, non so se va cliccato su ognuno e poi chiesto... siccome sono tante, forse su ciascuna e poi devo trovare Rosana. Che annotazione stava esaminando? La numero? Io sto esaminando l'annotazione relativa al telefono di Sacchi, è un'annotazione datata 21 febbraio 2020. E quindi noi possiamo vedere i messaggi che ci sono scambiati con queste shot. Ah, perfetto. Non so che numero... È una proposta di metodo. E lui ha letto... da qua. Pensavo fosse un'attività ripetitiva in collegamento o con quello che accadeva. So, le indagini... apre il CD, viene utilizzato il dato sotto, si apre... Beh, però capito, riduci, se no ne devi leggere un'infinità, in questo modo riesci a ridurre quelle che sono rilevanti. Posso? Quello che abbiamo fatto in 1000 processi. Io avrei una proposta di metodo, Presidente, che è un metodo che abbiamo utilizzato in plurimi processi, per la verità, che è il seguente. Siccome anch'io concordo con il tema di epurare il contenuto di queste annotazioni dalle più che ragionevoli considerazioni che sono svolte ma che rimangono nell'alveo delle indagini, potremmo, ribadisco, utilizzare un metodo che per la mia esperienza è stato utilizzato plurime volte, cioè sostanzialmente quello di pregare il maresciallo della cortesia di riprodurre il contenuto fattuale in documenti purgati da tutti quegli aspetti valutativi che non devono avere ingresso. Questo noi lo abbiamo fatto con materiale intercettativo in una congerie di volte. Si tratta semplicemente... Proviamo a procedere, vediamo che succede. Perché questo è un sistema, ripeto, per carità, per me procediamo, però ovviamente, ma è un sistema, ribadisco, utilizzato. In qualche misura la polizia giudiziaria diventa, non dico un ausiliario di tutte le parti, ma di fatto riproduce questo contenuto nella sua obiettività, punto, dandoci le indicazioni di quello che è accaduto. Però potremmo sentirlo e poi magari assentiamo questa No. informativa. Il contenuto è tutto già prodotto. Quello che volevo fare io è che si tratta di ordinare, perché è chiaro che il contenuto è ordinato telefono per telefono, quindi con varie date. Quello che volevo fare io era ricostruire giorno per giorno, nei giorni precedenti l'omicidio e successivi, tutto quello che accade dando i riferimenti di dove troviamo cosa. Questo è stato il lavoro che ha fatto la Procura. Questo non potrà che leggere, cioè leggere È chiaro fare che- l'annotazione. Che altrimenti Chiaramente darà lettura delle chat e non darà lettura delle valutazioni, è quello che vogliono gli ci sono avvocati, delle facciamo- valutazioni pure da compiere, non si tratta di grandi... Poi se si non tratta so di se le riordinare il valutazioni materiale sono- documentale in maniera cronologica e non di dove troviamo cosa, verrà fatto sicuramente e verrà prodotto alla Corte. Allora, quindi dicevamo, allora la chat era quella di Luca Sacchi, no? Sul telefono di Luca Sacchi Sì. viene statuata questa chat con un'utenza che è 329101782, registrata sul telefono di Sacchi come Cristiana Rosata. Aspetta. Prego. Registrata con il nome di Cristiana Rosata. In questa occasione, in questa estrapolazione di questa chat che ho fatto, si evince che l'utilizzatrice momentanea è Chilemi Anastasia, tant'è che se andiamo a vedere alle ore 01:48, che poi di fatto sono le 3:48, io Allora, un ho attimo bisogno che di lo fare due cerco. premesse per essere chiaro nell'esposizione. Allora, la prima premessa è che appunto io ho analizzato diversi telefoni, per ogni telefono ho fatto un'annotazione. È chiaro che nell'esposizione cronologica dei fatti devo fare i salti da un telefono all'altro e avevo segnato le pagine per una diciamo, semplicità per consentire a tutti di seguirmi in modo da andare direttamente nella pagina di cui parlo. In questa sede ho detto, in questa fase dico che appunto in data 6/9/2019 alle ore 1:48 c'è un messaggio che parte da questa utenza di Cristiana Rosata diretta al telefono di Sacchi
dove c'è la frase "il mio è in carica". Questo mi fa capire, poi dopo nel proseguo della chat è chiaro che è Anastasia che sta digitando, insomma, quello che vado a leggere. Quindi gli dice "il mio è in carica", Luca Sacchi risponde alle ore 1:55, questo è l'orario che UTC+0. Quindi sempre il 27 no? No, data 6-9, scusi, 6-9. settembre. Però io non lo trovo il 6-9 qui. Dopo 6 ottobre. È nella parte chat col numero 329 1017 282. Allora sarà un'altra chat, non quella di Luca Sassi. Poi era Luca Sassi. Allora, scusi, il numero? Dal telefono di Luca Sacchi. Partecipanti, Cristina Rosada, questa qua, ok. Com'era? 6-9, 1,47, ok. Posso guardarle quelle stampate e fornirle alla corte? Io... Cristina Rosada, poi dov'è che... Ah, ecco, il mio è in carica, ok, l'ho trovato. Dice Sì. il mio è in carica per giustificare il motivo per il quale sta scrivendo col telefono di Cristiana Rosada. Se andiamo direttamente all'orario 02:08:23, 02:08:23, questa chat, Luca ad esempio dice "e pensa alla nostra situazione". 02:08:23. Sì. Devo andare piano col cursore? No, 07, ecco, 08, 15, 21, no, è andata, mannaggia, 02:08, non è che è semplicissimo col cursore, 08, ecco, dovrebbe essere questa, no, dietro così, 02, sto andando Chat è cronologica, quindi andando avanti 02:08, no, mandato 19, 16, 02:08:23. Sì, e pensa alla nostra situazione. pensa alla nostra situazione. Cristina Rosada, quindi diciamo Anastasia dice "che situazione, perché, come stiamo, la nostra situazione generale di vita", risponde Sacchi. Sai cosa penso? Anastasia dice "cosa? Penso che io e te, che né io e te siamo come loro". Io leggo testualmente così come viene scritto. Anastasia replica: "in che senso? Loro sono, come dire, più randaggi rispetto a noi". Il riferimento poi nel proseguo è a Princi Giovanni e a Borcia Clementina, sempre in riferimento a quel concetto che dicevamo prima della loro intenzione di andare a vivere insieme, quindi cercare una casa in affitto da condividere. Noi possiamo avere una vita molto più tranquilla. La lettura, leggiamo per favore, chiedo scusa anche al pubblico ministero, tutti i passaggi, perché le deve essere sfuggito tra "noi siamo più randaggi di loro" la risposta di Anastasia. Peraltro senza le interpretazioni. No, io è chiaro che quella non è una logica esplicativa volevo andare al punto, se no la leggo tutta, tanto valeva produrla. A quel punto Cristiano la chat Allora, il problema è sempre lo stesso. Questa chat equivale sostanzialmente ad un'intercettazione, diciamo, no? No, è un documento, avvocato. Aspetta un attimo, pubblico ministero, sì, ma io parlavo dal punto di vista del contenuto. Essendo un documento non c'è bisogno che ce lo legga il teste. Se è un documento non ce lo deve leggere il testimone. Scusi, abbia pazienza, visto che lei... No, visto che Presidente, perdoni, però non sono agitato. Io sono stato... Allora, il tema di fondo è questo. Se però si potesse parlare, perché siccome è una continua interruzione, confesso che dà fastidio. Allora, il tema di fondo è questo. Dogmatizziamo. Il concetto dal punto di vista delle categorie è certamente un documento e non c'è dubbio. Ora,
non credo che il documento ce lo debba leggere il teste, perché se è un documento ne abbiamo diretta apprensione tutti quanti. Se decidiamo che ce lo deve, e quindi questo credo che non è che sia qui e da un'altra parte no, è così ubiquitariamente, il documento non viene letto dal testo, il documento viene acquisito al fascio del dibattimento e diventa utilizzabile in quanto tale. Cosa può essere spiegata, avvocato? No, Presidente, perché no, se può viene essere contestualizzato, scusi. Sì, se viene contestualizzato, a me guardi, io non ne sto facendo una questione pregiudiziale, io avevo chiesto semplicemente un'altra cosa, se lo dobbiamo leggere tutto, perché altrimenti che cosa accade? Che le contestualizzazioni danno luogo a delle potature e su quelle non siamo d'accordo. Va bene, leggiamo tutte quelle che sono le parti rilevanti, certo non è che possiamo leggere dalla prima all'ultima, diciamo, nel leggere le parti rilevanti non saltiamo la risposta. Se singole volete che legga anche quella prima o quella prima ancora, ce lo dite e magari le integriamo, facciamo così. Allora, quindi Luca dice più randaggi rispetto a noi, Anastasia dice sì, Luca, noi possiamo avere una vita molto più tranquilla perché carte che abbiamo. Io leggo così come è scritto. Sì, sto controllando anch'io perché ce l'ho davanti. Sempre Luca, loro non hanno la nostra situazione, secondo me. Lavorarci sì, ma viverci insieme come una piccola famigliola, no. Lui è uno spacciatore di discreto livello e la polizia è il problema minore. Per lui noi siamo super puliti e non capisco perché se vuoi andarci a vivere, vivete, poi corregge vivere. Tipo 2 mesi fa eri diversa, mo pari matta. Anastasia, amore, io se sto a casa mia, lascia sta che tantissimo sono stata da YR, anzi sempre gli ultimi tempi, io tra un altro anno a casa con loro in questo spazio minuscolo mi vergognerei, hai cosa a 26 anni, rientrare in silenzio a casa, non potermi lavare bene perché sennò sveglio gualcino, se ci si incazza o se voglio inviata a qualcuno non la posso fare. Lu, non è che ero diversa, però non si legge le questioni. È che S3, tu mi avresti detto di andare a vivere insieme, io e te ci andavamo già 2 anni fa per me, ma io sto sempre qua, spera che qualche amica mia me lo proponga, ma te ne rendi conto? E tu dirmi sempre la stessa cosa, sì amore, ma io sto bene a casa ed io no, e da sola dovrei fare la prostituta per mantenermi, ma dai, mo pari matta, sono solo stufa mo. Questa è sempre Anastasia. Ora, non la leggiamo tutta, però quello che si capisce che qui parlano dell'andare a vivere con qualcuno. Da cosa evinciamo che in questa chat Luca e Anastasia stanno facendo riferimento a Princi e Bursea, che è quello che lei ha affermato prima? Vi sono ulteriori chat che sono state messe in collegamento? C'è la chat che ti ho messo, che ti ho parlato senza leggerla, solo se può quando citare. C'era lui, la chat che è stata nominata quando c'era lui contiene questi argomenti, i soggetti che fanno parte di questa chat parlano e si adoperano per prendere una casa in affitto. Vi era qualcosa anche nella chat tra Anastasia, ad esempio Clementina, o Anastasia e Princi? Sicuramente ce ne sono. Allora devo passare quindi tra i 3 ragazzi successivamente alla morte di Luca? No. Anche in precedenza. Allora, prima ha parlato di una chat, quella di gruppo dei 4, per intenderci, delle 2 coppie, che è presente su vari cellulari. Poi la mia domanda era, oltre alla chat privata tra Anastasia e Luca, avete potuto osservare se questo contenuto, quindi del fatto della ricerca case, si parlasse anche in chat private, magari tra Anastasia e Princi o Anastasia e la Bursea? Se può dire qual è così? Allora, sicuramente dobbiamo andare a questo punto sull'annotazione del telefono di Anastasia.
Può dire la pagina per i difensori? Allora, non saprei dove andare a prendere questo riscontro per quanto riguarda la ricerca delle case. Certamente ci sono 2 chat private tra l'utenza di Anastasia e le utenze risultate in uso a Princi Giovanni. Quindi la prima è con l'utente Crestas, quindi l'utenza, siamo a pagina 6 di 68, della notazione del telefono di Anastasia, l'utenza 349 49 58 134 registrata come il nome di Crestas, ed è una chat privata tra appunto l'utenza di Anastasia e l'utenza di Princi Giovanni, una chat che inizia il 27 settembre e termina il 24 ottobre del 2019. Ci sono vari contenuti in questa chat. Ecco, prima di passare agli altri, esauriamo il discorso ricerca case. Ad esempio, mi riferisco al contenuto da lei riportato a pagina 13 dell'informativa a sua firma. Sempre quella della Kilemnik. Ah, l'annotazione. L'annotazione, sì. Pagina 13. Allora, quindi pagina 13, orario 14:57, Anastasia dice rimani là. Che giorno, scusi? 23:10, il giorno delle denunce. Sì. Ecco, se semplicemente può dare un veloce riferimento a quali battute... Ok, vabbè, vado all'orario 14:57 dove Anastasia dice rimani là, Princi risponde vengo alla Tamoil, Anastasia ok, Princi mi sono liberato, fammi sapere se ti serve compagnia. Anastasia dice sì guarda sto aspettando che quello dell'agenzia mi chiami, appena glielo dico e poi sperando che non crei problemi bisogna andarli a prendere. Princi, ne avete parlato te e Cleme della storia? Mi pare non vi fossero problemi. Non hai firmato niente, hai detto. No, però, risponde Anastasia, no, però mi cagheranno il cazzo. Princi, basta dell'italiano. Anastasia, lo spero, Princi. Va bene. Quindi... È chiaro che quando si dice sì, guarda sto aspettando quello dell'agenzia, si fa riferimento all'agenzia di case da affittare, diciamo nell'ambito del procedimento ci sono fatti accertamenti, è stato sentito un test della documentazione di riferimento a questo tratto di questa chat, diciamo che nella chat c'è viene circostanziato questo elemento. Quindi il telefono è di Princi Giovanni, direttamente con Anastasia, c'è un riferimento a Burcea Clementina, quindi stiamo parlando appunto del loro progetto, quello che poi c'è la chat dedicata, diciamo. Ecco, per esaurire l'argomento ricerca case, dato che lei ha analizzato tutto il contenuto dei telefoni, in particolare mi riferisco a quello di Anastasia, ha per caso visto chat di Anastasia con ulteriori soggetti con cui magari lei è emerso, l'abbiamo letto, una particolare voglia di Anastasia di andare a vivere per conto suo? È emersa magari la voglia di Anastasia di vivere anche con altri soggetti, o questa ricerca case risulta solo nelle chat con Princi, Clementina o Luca? Sinceramente a memoria non ricordo questo dettaglio, che ho ritenuto diciamo magari anche marginale.
rispetto all'indagine. Se mi dà uno spunto per No, andare no, era quello per dire. No, non l'ho neanche ricercato poi sostanzialmente. Io in premessa, analizzando i vari telefoni, ho detto che ho inserito nelle diverse annotazioni i contenuti che ho ritenuto utili investigativamente per l'omicidio e per la compravendita poi accertata di sostanze stupefacenti. Ora, esaurito questo argomento, ritorniamo alla ricostruzione cronologica degli eventi come desumibili dalle copie forensi. Il 18 ottobre, quindi il giorno dopo al 17 di cui abbiamo parlato in introduzione, vi è qualcosa di rilevante? Sì, allora, il 18 ottobre prendiamo in riferimento le annotazioni del telefono di Sacchi Luca e il telefono di Anastasia. Partendo dal telefono di Sacchi Luca, sempre il riferimento della pagina 11 di 39, in questa chat che è tra l'utenza 349 49 58 134, che è appunto l'utenza in uso a Princi Giovanni, c'è un messaggio, parliamo delle ore 12:38, riporta l'estrapolazione della chat, l'orario effettivo è 14:38, perché c'è da premettere che ogni telefono registra gli orari con UTC più 0 piuttosto che UTC più 1 piuttosto che UTC più 2. Laddove c'è UTC più 0, che è un orario generalizzato mondiale, dobbiamo aggiungere 2 ore considerando il periodo in cui ci troviamo, quindi stiamo con l'ora solare piuttosto che con l'ora legale. Qui siamo alla data del 18/10/2019, laddove leggiamo 12:38 e 05 UTC più 0, dobbiamo intendere aggiungere 2 ore, quindi che siano le 14:38 e 05. Quindi darò questo riferimento dell'orario corretto, perché poi vediamo che da altri accertamenti che sono stati fatti è importante collocare nel tempo il più precisamente possibile ogni singolo messaggio. Quindi dicevo che in questa chat tra Sacchi Luca e Princi Giovanni, in data 18/10/2019 alle ore 14:38 reali, c'è un messaggio audio che viene mandato da Princi verso Sacchi. Qui dovrebbe essere la trascrizione, quella che ho fatto io, quindi un'annotazione, riconosco la voce di Princi che dice: "Oh, per furio sono salite verso la metro tipo 2 volanti incazzate sderapando". Luca replica: "Incredibile, ma vero". Sempre Luca: "Stasera venite che parliamo un po'". Allora, in questa data, quindi 18/10, se andiamo a prendere la notazione di Anastasia, quindi dobbiamo andare a pagina 7 di 68, c'è sempre un messaggio che Princi privatamente manda, in questo caso ad Anastasia, l'orario è sempre 14:38, quindi ravvicinatamente Princi invia un messaggio audio al telefono di Sacchi e un messaggio audio al telefono di Anastasia per avvisarla di queste volanti. La trascrizione di questo audio inviato ad Anastasia recita: "A furio sono salite, fai conto incazzate, 2 volanti sderapando, cioè salite da Tuscolana a Banca da me fino a Furio sopra metro, vedi che succede su da te". Vedi che succede su da te. E Anastasia cosa risponde? Anastasia dice: "Molto al centro commerciale, sto per uscire e vedo, calcola che ho sentito qualcosa in lontananza". Vabbè, andiamo, il contenuto a disposizione della Corte qualora poi le difese vogliano proseguire. Ecco. Sempre per circostanziare questi 2 audio, possiamo andare a vedere, stavolta sul telefono di Sacchi, 2 screenshot che sono stati salvati, quindi andiamo a pagina 6 di 39. Nelle immagini.
che sono foto. delle immagini che Sì. Lo dico per la Corte nella cartella foto. Quindi sono le immagini, il documento immagine assume un nome che in automatico, diciamo, la parola telefonico all'immagine stessa e gli dà una data, quindi screenshot 2019-10-18 sta ad indicare la data in cui viene fatto questo screenshot e c'è anche l'orario 14:57:37, così lo rinomina il telefono al momento in cui viene fatto questo screenshot. In questa foto possiamo leggere che la ricerca dell'indirizzo Casal Monastero dall'applicazione Maps, quindi come per vedere di raggiungere Casal Monastero. Sono diversi screenshot in successione che appunto uno alle 14:57 e quest'altro successivo alle 16:02. Tornando un passo indietro andiamo effettivamente a collocare questo orario con gli Tornando audio indietro, scusi? Come? Tornando indietro? Circostanziando questo screenshot con i due audio che ho detto prima, diciamo che c'è l'intenzione di Princi di avvisare di queste volanti sia Sacchi che Anastasia alle ore 14:38. Successivamente alle 14:57, quindi vediamo che sono passati pochi minuti, diciamo, da questi due audio di Princi, viene fatta questa ricerca dell'indirizzo Casal Monastero, insomma del luogo Casal Monastero, che insomma è stata fatta questa ricerca sul telefono di Luca Sacchi, quindi Casal Monastero. Vi sono più screenshot, tutti relativi a un luogo appunto, Casal Monastero. Immagini di Prato Lungo, diciamo che è sempre Casal Monastero di Torino, quindi subito dopo c'era una, diciamo, che è più generalizzata per vedere dove è il punto da raggiungere. E niente, le immagini Casal Monastero praticamente si commentano da soli, non sarei Andiamo avanti. Questo dato assume rilevanza. Che c'è? Ho citato l'avvocato Martucci che chiedeva all'avvocato Figueiredo se avesse Stavo confrontando faremo una domanda del Sì. Queste tre cose, quindi i due audio di Princi per avvisare delle volanti, la ricerca di Casal Monastero come a voler raggiungere quell'indirizzo e poi un'analisi fatta sui telefoni, sui vari telefoni, tra cui anche quello di Anastasia e di Sacchi. Ci sono anche delle celle che in quello arco temporale, quindi parliamo del 18/10/2019, tra le 15:30 e le 16, i due telefoni di Anastasia e di Sacchi agganciano celle compatibili con Casal Monastero, San Basilio, insomma, che è appunto Sacchi e Anastasia. I telefoni di Sacchi e Anastasia agganciano quelle celle. Quindi riusciamo a capire che le ricerche fatte sul telefono di Sacchi per raggiungere quell'obiettivo, effettivamente loro poi dopo ci vanno, giacché i loro telefoni agganciano quelle celle telefoniche che esistono in quel territorio. Sempre nell'analisi telefonica, che poi è stata, diciamo, riepilogata nell'informativa 413/1/33, si è accertato che in quest'arco temporale, quindi dalle 15:30 alle 16, nelle celle compatibili con questo indirizzo, quindi di San Basilio, ci sono anche i telefoni del Grosso e Rizzoli in particolare. Come? Del Grosso e Rizzoli agganciano le celle compatibili con San Basilio. Sì, con San Basilio. Sì. Quale in particolare? Quali celle? Allora, ve lo dico subito.
Poi comunque sull'analisi Tetra si riferirà in maniera più approfondita. Ora diamo lo spunto in modo da evidenziare i collegamenti, poi l'analisi delle celle è un'attività che ha fatto Passante, questo per chiarire. Chiederò allora al maresciallo Passante, mi scusi, mi dice però possiamo dare ora... Sì. Ne ho contesta, diciamo allora, le celle sono, per quanto riguarda il telefono di Dispoli del Grosso, via acuto 120, appunto, invece per quanto riguarda i telefoni di Stacchi Luca e Chilenni Anastasia sono via acuto 118 o anche via Sacco Muro 118, comunque tutte prossime, diciamo, sì, tutte ravvicinate tra loro. Una è 118 e 120 che ha detto via Acuto. Sì, via Acuto. Poi questo è un dato che cambia a seconda del gestore. Del momento pure in qualche sì, ogni gestore telefonico ha una cella diversa che aggancia con le proseguendo nella ricostruzione di quello che succede il 18, c'è una chat tra Sacchi Luca e Chilenni Anastasia, dove insomma parlano di questa in questi momenti. Quindi se andiamo a vedere pagina 23 di 68 dell'annotazione di Anastasia, del telefono di Anastasia, allora andiamo a vedere alle ore 16.02, quindi intendiamo che sono le 18.02. A 12.02 sono le 16.02. Allora, la chat riporta l'orario 16.02 UTC più 0, quindi pagina 23 di 68 del telefono di Anastasia. Laddove c'è scritto 16.02 del 18.10.2019 si intende che sono le 18.02. C'è una missed call, quindi una chiamata attraverso l'applicazione WhatsApp che l'utente registrato come Morucco, che è Sacchi Luca, fa questa chiamata ad Anastasia. Allo stesso orario c'è il messaggio Amo, quindi la risposta di Anastasia Amo, e Stacchi che dice se fai cose strane mi arrabbio. Segue un audio che Anastasia invia a Stacchi dove dice: con Cleme, Fede e Cri stiamo andando ad accompagnare Cri e poi vado alla casa vacanze. Mi hanno chiamato, tanto loro stanno lì in 5 minuti, io in 10, perciò sciacqua. Replica Sacchi dicendo: te lo dico, ok, mi riferivo ad altro. Comunque ok. Anastasia dice ok. Sacchi alle 16.41, 18.41. Amo, novità? Amo ti attiene ai piani? Interrogativi. Anastasia risponde: sì, certo, ci vediamo dopo. Sacchi: spero tu faccia come hai detto, se no ti meno. Se scopro che hai fatto le cose a cazzo senza me, e poi cambia il discorso. Diciamo questo collocato temporalmente nella giornata del 18, che parte con i messaggi di Princi che dice: fate attenzione, ci sono le volanti, mandati singolarmente all'uno all'altro, le ricerche del percorso per arrivare a casa al monastero, dove contemporaneamente tra le 15.30 e le 16 ci sono sia il telefono di Sacchi che quello di Anastasia, che non di Rispoli e di Del Grosso, mi fanno pensare che queste raccomandazioni che Sacchi fa ad Anastasia di attenersi ai piani sia per qualcosa che faccia riferimento appunto al fatto che loro poco prima sono andati a San Basilio, quindi hanno un piano, hanno
un qualcosa da insomma, Certo. di stare attenti a tenersi ai piani. Poi ancora, giorno 18, Allora. ci sono altri elementi rilevanti? Allora, sempre il giorno 18, se andiamo nell'annotazione del telefono di Ricci, che poi abbiamo visto è in uso a Burcea Clementina, un attimo, allora parliamo di pagina 8 di 19, questa annotazione alla data 19 marzo 2020. Allora, pagina 8 di 19 ci sono degli screenshot. Di quale applicazione? Allora, sono l'applicazione Signal. La foto 12 di questa annotazione, quindi pagina 8 e 19, la foto si chiama 2019-10-18, quindi sarebbe 18 ottobre del 2019. Può leggere il nome del file così rimane per la corte? Allora, il file, diciamo una chat Signal con un utente che si chiama Biridi 4 Battle. Quindi Biridi for Battle. Okay. E quindi questa sono le 18:43, quindi orario prossimo alla chat che si sta andando Anastasia e Cati. In questo caso il telefono è di Ricci, poi risultato con quell'utenza in uso a Burcea Clementina. E il contenuto di questa chat verosimilmente è una trattativa per la sezione di orario web, dice un po' meno, 80 centesimi, riesci 75-70, dimmi te, inoltre si ipotizza 10 grammi a 1. Quindi c'è quest'utente di Signal, Sì. cioè c'è una chat con quest'utente, è stata possibile l'identificazione di quest'utente? No. Come mai? Se può spiegare alla Corte che tipo di app è Signal e che tipo di accertamenti consente e non consente di fare? Allora, Signal è un'applicazione che diciamo di messaggistica privata che consente di scambiare messaggi e impostare un orario entro cui questi messaggi poi si cancelleranno automaticamente. Quindi utilizzare, abbiamo visto Cioè non sono recuperabili poi dal cellulare? A meno che, come in questo caso, non sia stato fatto uno screenshot Okay, vabbè, certo. Io infatti ho l'immagine, ma la chat non Ecco mi è appunto, traccia mi di premeva chiarire, Sì. noi non abbiamo potuto recuperare la chat corrispondente. No. Quindi c'è Questo screenshot. questo screenshot è, Ecco, una domanda, abbiamo parlato appunto di questo cellulare, Princi, Burcea, ecco ma l'utilizzo, perché da come diceva prima sembrerebbe un utilizzo quasi esclusivo alla Burcea oppure c'è un utilizzo promiscuo del cellulare? No, l'utilizzo è promiscuo, c'è un'annotazione che adesso non so se ho qui al seguito che io ho fatto, dove praticamente partendo dall'email di questo telefono in tempi diversi è stato utilizzato sia dall'utenza in uso a Burcea Clementina nonché dall'utenza in uso a Princi Giovanni. Quindi è un telefono dove sono state inserite SIM intestate a entrambi.
proseguendo, diciamo, abbiamo esaurito la giornata del 18 che appunto insomma ci consente di ipotizzare un incontro fatto a San Basilio tra i soggetti che ho detto prima, quindi Tacchi e Anastasia, nonché Vispoli e Del Grosso. Questo ovviamente per quello che mi consente l'analisi del traffico delle cose. Non abbiamo dati telefonici di Pesci per stabilire che lui potesse stare in quel posto in quel momento. Non abbiamo dati. No, I principi. no. Poi questo verrà poi spiegato meglio con Passante, con l'altro. Niente, proseguendo nell'analisi cronologica, passo al 21 ottobre. Quindi 19 e 20 non ci sono dati di rilievo dalle copie forensi. Sì, non ho ritenuto di evidenziare elementi, diciamo, di rilievo per l'analisi che ho fatto. Quindi 21 ottobre? 21 ottobre, telefono in questo caso è quello di Vispoli, quindi dobbiamo andare a prendere l'annotazione datata 27 marzo 2020, pagina 20 di 72. Dove sostanzialmente pagina 20 di 62 la chat è con il telefono è di Vispoli, la chat è con l'utenza 345 699 9491, risultato in uso del Grosso Valerio. Questa è una chat che viene già che esiste dall'11 maggio 2019 e registra la sua ultima attività il 22/10/2019. Ecco, dato che si chiamano entrambi Valerio, se può specificare nella chat con che nome compaiono entrambi. Allora, nella chat ovviamente il telefono è quello di Vispoli, c'è l'utenza che appunto è 345 699 9491 memorizzata come Paul, quindi si presume che Vispoli abbia inteso memorizzare il telefono di Grosso Valerio come Paul. Il suo, a parte riportare l'utenza che è 392 499 7584, c'è anche la parentesi owner, quindi se stesso, il proprietario del telefono. E in questa data, quindi 21 ottobre, anche qua siamo con il CCCL, quindi andiamo alle 18:12:42, quindi all'inizio Valle, quindi Del Grosso, dice se vedemo, se sto giurato sull'invio, portami un ventino di drai, che sto a Roma. Il fuoco da 2 giorni. In linea generale. Quindi chiede di portare del dry. Cos'è il dry? Se lo può. Il dry, per quanto è tanta paziente, non so. E niente, quindi dimostrazioni insomma che possono fare uso e averne la disponibilità, via del Ventino. Quindi è Del Grosso che chiede a Vispoli Sì, di portare il Ventino, di farlo consumare da 2 giorni, tanto da fumare. Farlo consumare. Sì. Sempre giorno 21, ore 20:30:48, torniamo alla notazione del telefono risultato in uso a Lucia Clementina. Se andiamo a pagina 8 di 19, ci sono anche qui degli screenshot. Il 21. Giorno 21/10, sempre proseguendo in ordine cronologico, quindi 21/10/2019,
pagina 8-19 c'è una screenshot che si chiama 2019-1021, quindi 21 ottobre 2019, dove sono venuti 30-48, anche in questo caso c'è una cartina, diciamo estrapolata, screenshot estrapolato dalla spiegazione MAP, dove la ricerca è viale relatore di Prato Lungo, e anche questa qua l'Italia nella zona casa al monastero, anche nella foto c'era l'immagine, la ricerca che è stata fatta in quella data con il telefono di stato in uso a Dulcea Clementina, ma come ho detto prima nel tempo è stato anche una disponibilità di passiamo sempre il giorno 21, andiamo alla annotazione di Rispoli. Allora, di Rispoli ci sono due annotazioni, sono state fatte, una corposa e una scritta che riguarda appunto due estrapolazioni fatte in epoche diverse. Comunque questa nell'annotazione datata 13 marzo 2020 del telefono di Rispoli, a pagina 7 di 18 c'è un file audio dove riconosco la voce di Princi, questo file audio l'ho già scritto, vado a leggere il cliente perché mi sto rompendo il cazzo, ti giuro non mi senti mai più, e anzi perché è come te lo dico pure. Questo audio si sente in ambientale una voce sotto che sorride, ci interroghi, prende sempre il pitch, te lo dico, ma è fatto troppo incazzare, ma è fatto incazzare, vale, sei un mongoloide, queste cazzate che mai presentato, non ho parole, non mi è mai successa una cosa del genere, ma anche i ragazzi di 20 anni come me hanno mosso i quintali, poi mi becco gente grossa che non fanno niente e mi fanno queste tarantelle a quest'ora di sera, che doveva esserci il carico. Ah oh, ma te rendi conto? Te lo dico io, organizza sto cazzo del carico, domani ti anzi oggi ti conti i soldi, ok? Ti conti i soldi nella casa, che c'è dalle 21 alle 22, c'hai un'ora per venire là, porta queste cazzo di cose, io le porto tutti i soldi, la gente sta in fissa, oh ma perché non porti i soldi? Mi stanno a dire ed io non so che rispondere perché non c'è una risposta. Allora, in questo audio che riconosco la voce di Vinci, viene estrapolato dal telefono di Rispoli, c'è appunto di Vinci per mancare la fornitura di droga, io facevo, quindi mai potenziale, c'è stata una constatazione del tra parentesi, Vinci utilizza, si rivolge al suo interlocutore chiamandolo Palè, quindi questo è un caso in più, insomma Vinci sta parlando con Palè. Poi questo audio verrà trovato anche in altri cellulari? Sì, questo audio è solo un audio nel telefono di Rispoli, perché evidentemente la chat degli riferimenti è stata cancellata prima si è fatta la corrispondenza tuttavia lo stesso audio lo trovo sia nel telefono di Piromalli sia in quello di Buono. In quale chat per l'esattezza? Allora, se parlo di una chat collettiva di gruppo, nel telefono di Piromalli parliamo di pagina 11 di 40. No, mi devo dire qual è. Il nome della chat perché non abbiamo l'annotazione, ripeto. Il nome della chat? Un attimo, ma ve lo dico subito. Allora,
prenotazione è quella del 15 marzo, telefono di Romalli. Allora, la chat in questo telefono non ha un nome, però per i vari partecipanti ci sono diverse eventi, tra cui quella di appunto Federico Guozzo, ovviamente Piero Manli, e tra gli altri c'è Del Grosso e ovviamente anche Lipo. Quindi trovo lo stesso identico audio alle 20:37. Qui in questa chat La data era 22? la data è 21. La data è 21, 10/2019. Ah, no. L'audio è 20:37. Scusi, quando è stata creata? Ce l'abbiamo La la chat è data? stata creata l'11 luglio 2018, quindi era una chat storica tra amici, e registra nel telefono di Piromandi l'ultimo messaggio il 23/10 del 2019. Quindi l'audio è lo stesso, quello che ho letto prima, se non che alle 20:46 e 25 Piromandi Simone scrive: ma chi è? Uno che ce l'ha con Valerio Rispoli, vero? Quindi viene ricondiviso quest'audio sul gruppo e Piromalli commenta quella frase che ha appena letto. È chiaro che i vari soggetti ascoltano il tenore dell'audio e quindi Rispoli Simone dice: ma chi è? Uno che c'è la con Rispoli Valerio, con Valerio Rispoli, vero? E quindi Piromalli Simone. Piromalli Simone dice Piromalli Simone Rispoli Valerio. Questa stessa chat la trovo anche sul telefono di Gonzo, ovviamente una pagina diversa, con dei nomi diversi, però la sostanza è quella, l'audio è quello e anche le esternazioni di Simone di Romano, diciamo. Per il 21 mi pare non ci siano altri dati di interesse, corretto? Allora andiamo avanti e parliamo invece dei dati rilevanti per giorno 22 ottobre. Volete interrompere tutto, guardate che poi è sempre esame. Volete interrompere? Mi dicono che vogliono interrompere il 12 bene. Magari se riusciamo a finire l'esame, se no lo complichiamo dopo, non so. No, perché ora ci sono proprio i giorni a ridosso dell'omicidio. Forse è meglio interrompere adesso. Il 22, il 23 e il 24 sono... certo, anche il 24. No, va bene. Allora interrompiamo, sono le 2. Ministero. Buongiorno. Stavamo introducendo gli accadimenti del 22 ottobre. Allora, in data 22 ottobre partiamo da una chat tra Rispoli e Del Grosso, dove appunto pianificano per salvarsi da questa, diciamo, comunque. Quindi andiamo a pagina 22 di 72 della relazione del telefono di Rispoli del 27 marzo 2020. Sono le 8, 29 e 22 della mattina, quindi sono le 10, 29 e 22. Orario reale. Orario reale. Val, che quindi è Del Grosso, dice: senti, ricordati del telefono, e oggi ti è mandata Marcello per i 4. Mi raccomando, non sparire. E poi c'è una chiamata per una chiamata WhatsApp, sempre da parte di Del Grosso. Alle ore reali 10:37:08 Rispoli risponde: ma come 4? Non ce la fa prima? Aveva detto le 14. Del Grosso: sì, ma io stacco alle 15. Rispoli: ricordati il skate, va, che dopo devo passare da lì.
Del Grosso me lavo e esco, se vanno alle 15:30, Dispoli, ok. Del Grosso, sì, tranquillo, ti dirò in faccia oggi. Riferito agli SKY, i soldi. Sì. Cioè. Faccina che ride, del Grosso, quindi 10:37:39 del Grosso, Aude Monnata Gio, Parserio. Ecco, se possiamo spiegare via via che Allora, valutazioni abbiamo fatto in ordine a questo contenuto. allora, Quindi l'ipotesi investigativa, esatto. diciamo. Allora, l'ipotesi investigativa è chiaro che questi sono degli appuntamenti che loro già hanno fissato. Da prima c'è oggi demonnata a Marcello, il Marcello lo identifichiamo in P4. Tra parentesi vediamo da altri accertamenti che in quell'orario alle 4:30 circa, Se vuole se la legge. alle 4:30 circa è anche stato monitorato un incontro tra i soggetti appunto. Ecco, se può dare i riferimenti di come è stato monitorato questo incontro. C'è un incontro E dove è avvenuto? delle telecamere, l'incontro a Piazza Coleman. Io ho visionato un video Che è quello già prodotto alla Corte, per intenderci, acquisito dal ROS dell'altro procedimento, quello di Piazza Coleman. Sì, Quello- l'abbiamo già visto poi, no? Sì, era stato già visto durante l'escursione dell'ispettore Sì, sì, me lo Corosico. ricordo. Io Prego. ho visto il video, ho riconosciuto le persone, appunto, le Probis e anche... De propri sì, Marcello. Ecco, può dire i 4 soggetti che compaiono nel video Probis chi e sono? Marcello, De Probis Armando, Risco di Valeria e Del Grosso Valeria. E questi dati, oltre che insomma dalla chat, sono anche riscontrati dal traffico telefonico, perché le celle agganciate dai telefoni di De Probis e Marcello, Sì, nonché Rispoli e anche Del Grosso, non di Armando, non c'è nome di Armando, questi 3 telefoni agganciano celle compatibili con Piazza Coleman in quell'orario specifico. Quindi questo, laddove si parla oggi di Monnata Marcello dei 4, è l'incontro che poi viene monitorato. Invece a Aude Monnata Gio, che poi successivamente Rispoli dice alle 5:30 c'ho appuntamento, effettivamente se noi andiamo a vedere, sempre in questa annotazione, pagina 18 c'è una ricerca fatta su internet dell'annotazione di Rispoli, sto vedendo sempre annotazione di Rispoli. Quindi a pagina 18 c'è una ricerca fatta sul web di via Aurialo 75, quartiere Aureo. Sostanzialmente è dove abita Princi, nonché Anastasia e Sara. E anche questo dato, oltre che dalla ricerca sul web che ha fatto Rispoli attraverso il suo apparato telefonico, anche le celle mi confermano che il solo Rispoli, perché poi si divide con Del Grosso, il solo Rispoli effettivamente tra le 18 e le 18:20 si trova in zona tuscolana, in particolare c'è Via Tripoli, che è una cella che sta in prossimità di via Tuscolana, via Nocera Umbra, che dove abita Princi, insomma non sta a fortificare l'ipotesi che sia stato questo incontro, così come avevano dichiarato in chat. Ok, continuiamo con l'esame della chat. Continuando con questo esame, sta cosa Rispoli sempre dice alle 5:30 c'ho appuntamento, per l'appuntamento con Giovanni. Sta cosa si fa a sera quasi sicuro.
Ok, rispondo Del Grosso. Sentime, siamo troppi, solo io, te, più a buon Marcello. Ma oggi parliamo con Marcello e gli dimo bene pure a lui. Vabbè, salterei delle parti di questa chat per arrivare alle 10:52 e 12, che sarebbero le 12:52 e 12, dove Rispoli dice questo mi sta a scrivere, quindi nel mentre c'è questa chat privata tra Del Grosso e Rispoli accenna a Del Grosso che questo, la nostra ipotesi è che sia Princi, gli sta a scrivere, quindi come c'è in contemporanea c'è un'altra attività di chat. Oggi cerchiamo di fare tutto. Poi sempre Rischio dici bella pompata questa, riferisce a sostanza stupefacente, e Del Grosso dice sì fra, va, dice Rispoli, va, dice Del Grosso, si chiamano tutti due paletti, ce la fai un po' prima, è urgente. Andiamo avanti, se possiamo stanno cercando di andare fare presto per andare all'incontro con Marcello. Andiamo ai messaggi, quelli delle 13:52, sempre del 22. Ok, 13:52 58, e poi quindi siamo alle 15:52 58. Del Grosso dice mi ha chiamato Marcello, mi ha detto corri via giù. Come cennavo, risponde Rispoli, Del Grosso dice che ha 500. Dobbiamo sbrigare questo, devi venire pure te. Questo dato della 500 è stato oggetto di riscontro. È riscontrato dall'immagine dell'incontro monitorato. Perché chi si vede arrivare, cioè si vede questa 500, quale 500 e chi arriva a bordo della 500? È una 500 nuovo modello, grigio, adesso non saprei la targa, comunque la guida Del Grosso e al lato passeggero c'è Rispoli. E si incontrano appunto con i Deproni. Se devo spiegare questo, devi venire con me. A quanto andiamo, basta mappiare, Del Grosso gli dice via a casa mia, dai, quindi siamo alle 15:54, vediamo che l'incontro poi di fatto ci sarà alle 4:30. In questa, nell'annotazione c'è un omissis, quindi dalle 13:56 e 32, quindi poi sarebbero le 15:56 e 32, passo alle 17:47. In quell'azione temporale dove ho messo l'omissis, in una fase successiva alla mia relazione, però sempre che fa parte della chat, ci sono dei passaggi che mi fortificano il discorso che ho fatto prima, quindi dell'incontro che Rispoli è andato a fare con diciamo, quello che chiamiamo il gruppo di Solanafio, perché a un certo punto allora successivo alla tua consulenza, quindi stai riferendo con... No, allora io ho fatto questa annotazione che è datata 27 marzo. In una prima, cioè in quello che ho scritto in una annotazione, quindi in questa chat, ho messo un omissis, cioè ho tralasciato di riportare a pagina 30, ho tralasciato di riportare una parte di questa chat che comunque è riportata integralmente, perché io all'inizio di ogni chat che ho utilizzato per consentire di contestualizzare anche le frasi che ho estrapolato, comunque ho allegato tutta la chat in formato TXT. In questa annotazione non avevo estratto questo contenuto, che poi è diventato utile, interesse, perché è già agli atti della procura ok, perché poi insomma
c'è una frase in particolare che Rispoli dice, sono le 18:15, a ora stiamo a tornare. Non a caso dalle celle abbiamo visto che Rispoli, mentre manda questo messaggio, sta in una cella che è di zona tuscolana. E quindi, può dire quale cella? Se ce l'ha appuntato lì. Allora, alle 18:10 c'è una cella che è via Tuscolana 666 di 18:11 c'ho via Osicoli, questo messaggio è delle 18:15, quindi cerchiamo di tornare, non a caso Rispoli si allontana dal diciamo, quartiere Appio Tuscolano, alle 18:18 aggancia via dello scalo di San Lorenzo, quindi diciamo in itinere per tornare verso San Basilio. Giorno 22, pomeriggio del 22. Quindi diciamo, da questa chat evidenziamo, oltre che dagli altri accertamenti, che alle 14:30 sono stati sia Del Grosso che Rispoli all'incontro in Piazza Coreman con i De Propis, Armando e Marcello. Soltanto Quindi dopodiché Rispoli raggiunge una cella compatibile col quartiere Appio Latino. Sì, non a caso in quell'orario fa la consultazione di una via di quel quartiere. Dopodiché avvisa Del Grosso che sta per tornare da dove si trovava. Sta per tornare da dove si trovava, quindi sì, così dice nella chat. Quindi a ora stiamo a tornare. Non so con chi. Sì, almeno due. Andiamo avanti. Andiamo avanti nella... E siamo come riferimento orario del giorno 22? Lo ha letto poco fa, se lo può ridire? Il riferimento orario. Allora, l'ultimo stiamo a tornare, sono le 18:15. Come orario reale? Come orario reale. È comportato dalle celle telefoniche del telefono. Continuando nell'analisi cronologica dei fatti, sempre giorno 22, dal telefono di Sacchi Luca, pagina 11, l'annotazione. Alle ore 12, 31 e 13, quindi orario reale 14, 31 e 13, Princi invia un messaggio a Sacchi e dice: per ora ci vediamo stasera alle 11, anzi no, scusate, già alle 14:20 e 26 orario reale, Sacchi Luca scrive: stasera venite che parliamo un po', la chat è con l'utenza di no, siamo al 22, siamo ancora al 22, sempre Sacchi dice tutti e quattro, quindi sta parlando ovviamente di Sacchi, Anastasia, Princi e Bocciato e Princi risponde sì. Ecco, sempre al 22 e poi c'è, andando avanti con l'orario, faccio riferimento ad altra chat, sempre prosegue la chat tra Rispoli e Del Grosso.
Sì. Quindi Vabbè, seguendo, parla di prima dell'incontro, quindi sempre sempre il 22, la sera del 22 parlo della chat per dare un riferimento orario dalle 20:34 in poi. 20:33. Pagina 34 dell'annotazione. Quindi 20 e 33 che poi quindi sarebbero 22 e 33. Allora, Del Grosso dice, ah oh, dove stai coglione? Che andiamo a fare? Ah oh, Rispoli, domani all'ora di pranzo. Sicuro? Del Grosso. Rispoli, mo te dico quanti. Del Grosso, chiama Marcello, diglielo. Ok. Dopo vedremo te, ne vedrai. E poi? E poi vabbè, lo so, Sì. chiama. No, vabbè, proprio quello delle 20:34 e 20 è una frase abbastanza importante. Sì, avevo trattato, ne vedrai. Domani vado, questo Rispoli dice, domani vado a contare soldi e lui viene, ok. E lui viene. Allora, qua ovviamente sta parlando come c'è anche quell'audio, demo conta i soldi, si parla di Princi. L'audio mandato da Princi L'audio a mandato Rispoli, di sta Princi a parlando. Rispoli, vi racconta i soldi, di quello che ho detto prima. Insomma. Non Vabbè, c'è. qui niente di... Del Grosso per colpa mia, Vabbè, qua possiamo andare avanti, poi se le difese vorranno fare delle domande su queste battute potranno... Sì. Poi alle ore 21, 31 e 35, e quindi sarebbero le 23, 31 e 35, Rispoli, sempre a Del Grosso, dice mo mi sta confermato tra mezz'ora, quindi sempre in riferimento a il doppio canale telefonico che c'ha Rispoli con Del Grosso, che ovviamente con Princi. Ore 21, 34, 04, quindi 23, 34, io domani vado là a conto, sempre in riferimento al conteggio dei soldi. La chat tra Del Grosso e Rispoli, in riferimento ci sono altre battute che insomma sempre lei conferma, sempre finalizzata a questa trattativa che insomma hanno agli sgocci che devono Quindi la compravendita. ci sono più riferimenti di Rispoli dati al fatto che lui si sarebbe occupato del conteggio dei soldi. Sì, più volte dice domani vado là a conto, quindi c'è questo conteggio dei soldi che poi emerge anche da altre cose. Ecco, andando avanti vorrei che lei ci leggesse e ci spiegasse la rilevanza che è stata data al parlo dei messaggi scambiati tra le 21 e 34:04, quindi orario reale, dobbiamo andare avanti di 2 ore, quindi le 23:34 e 21:34:30, quindi 23:34:30, perché qui allora 21, quindi 23, 34, 04 orario reale, Rispoli dice io domani vado là a conto, Del Grosso o me lo chiamo, Rispoli le do conferma, e te lo fai venire, Del Grosso vabbè, fammi la conferma e io chiamo, e io lo chiamo. Rispoli e io vado via coi soldi, Del Grosso però chiama questo, sì, perfetto, portameli subito a me, poi io
gli do io a Marcello. Rispoli, si fa come te pare, poi vieni pure con me e piatti subito. Il grosso, lavoro, domani, prima di andare, passi da me. Rispoli, come famo? Del grosso, se famo bene i calcoli, Rispoli, mi serve manual e una macchina. Del grosso, macchina mia, trova uno con la patente. Vabbè. Portami Lugano, arriva Giorgia. Vabbè, Diciamo che qua poi parlano di altro. quindi vi è un ulteriore accordo sul giorno dopo, mi pare di comprendere. Ancora, andiamo sul 22, c'è qualcos'altro da evidenziare? Come ho detto prima, contemporaneamente c'è la chat tra Santi e Princi dove insomma si accordano per vedersi tutti e quattro la sera. Il resto no, si passa direttamente al 23. Andiamo al 23 allora. Annotazione, pagina 8 del telefono di Rispoli, quella del 13 marzo 2020. Ci sono una serie di audio salvati sul telefono di Rispoli appunto, e sono audio che si scambia con Del Grosso. Quindi il primo che è nominato 2019-10-23, traccia 17, quindi è del 23 ottobre del 2019, la pagina è la 8, sono le 13:11, Rispoli Valerio, conosco la voce, dice, questa è la trascrizione dell'audio, no, mi ha detto più tardi delle 5, alle 9. Mo mi aveva detto che mi faceva sapere se riusciva a far prima, ma per le 9. Perché a mezzogiorno? Adesso fra poco gliela faceva vedere all'amici sua, no a mezzogiorno, fra poco. L'audio successivo, traccia 18, orario 13:46, sempre Rispoli Valerio, te ciao, ma che stai a dire? Con Del Grosso Valerio. A 4:02 me l'ha detto davanti agli occhi, a Valerio, ma che cazzo stai a dire? E stavo là, diceva 4:02, diceva, no, te giuro, glieli stiamo a levare tutti, ti pare 4:02, ma che è matto? Ecco, che significato è stato dato a quest'audio e alle cifre lì riportate? L'ipotesi è appunto che si stia parlando di prezzo, 4,2, non saprei. È chiaro che stanno parlando di sostanze stupefacenti, cifre, stanno arrivati tutti, soldi, tra poco gli faceva vedere all'amici sua. Gliela faceva vedere agli amici sua. Andiamo avanti? Magari si è dato un campione, non lo so. Quindi orario 13:54, sempre Rispoli Valerio, vabbè va, ma che danni va, ma che danni, il cliente è mio, va, decido io, va, ma chi è che comandi te, che vuol dire? Dopo andiamo ci parliamo, fammici parlare a me, ma che vuol dire? L'ha detto che non se la piglia a sto prezzo, perché fa schifo, Valerio. Già stiamo a fare cose strane che gliene fatta vedere un'altra e gliene porti un'altra ancora.
non fa cose, va, fidate, questo è più sveglio di noi, non è un coglione, perché lui c'ha i soldi per pigliarsi cose, noi non siamo stati in grado di farli, fidate di me. Diciamo, tornando agli auto precedenti, qua un po' più specifico, è chiaro che si parla di fa schifo, la qualità dello stupefacente, viene fatta vedere una, quindi ha fatto vedere la sostanza stupefacente, gliene porta in alto ancora, come che insomma stiano concordando di portare una sostanza diversa da quella che avevano concordato in precedenza, quindi i riferimenti alla controparte che è sveglio, ha i soldi per poterla prendere. L'audio successivo, traccia 20, sempre Risco di Valerio, sbrocca troppo, fidati, quindi sempre ricollegandosi all'audio precedente, in successione, per dire di non fare cose strane da quelle che avevano concordato in precedenza. Nell'audio successivo ancora, pagina 10, traccia 22, sono le 14.04 del Grosso Valerio, il muscolo la voce. Vale, ma che cazzo stai a dire? Ma te non sei buono a parlare con le persone, no? Ma che stai a dire te? Sei un coglione, sei ritardato, ma che fa schifo? Ma te ne vuoi andare? Ancora che fa schifo, deficiente, ma trovala te allora. Ma che sei stupido? Dai, quindi mi spieghi a quanto cazzo gliel'ha messa la fine, quanto se ne deve prendere? Quindi qua a questo punto è Del Grosso che risponde, e i riferimenti sono a che fa schifo, quindi la sostanza stupefacente secondo Del Grosso non fa schifo, trovala te, quindi lo esorta a fare da solo se non va bene così, e poi gli dice quindi mi spieghi a quanto cazzo gliel'ha messa alla fine e quanto se ne deve prendere. Audio successivo, piccoli, vabbè, però se volevamo andarci prima per pigliarsi una conferma, una sicurezza, ci vuole parlare un attimo, ci andiamo un po' prima, quindi sembra diciamo confermare l'idea di portare anche Del Grosso da quello che prima ha definito il suo cliente, se vogliamo andarci insieme per una conferma, per una sicurezza, però ci dobbiamo andare un po' prima. E qua siamo alle 15.07 del 23. Procedendo in ordine cronologico, pagina 12 c'è una chat privata con Princi, ci sono ok, pagina 12 ci sono delle chiamate alle ore 11.27, sarebbero le 13.27, Anastasia fa una chiamata WhatsApp di Princi, e anche alle 13.45 questa cosa fa una chiamata WhatsApp. Lui gli risponde alle 16.31 orario reale, scrivimi quando esci che mi devo prendere le cose mie. Vabbè, questo dettaglio per far capire che nonostante ci sia una chat di gruppo tra Anastasia, Sacchi, Princi e Clementina, Boccia Clementina, loro insomma si messaggiano diciamo privatamente, ci sono delle chiamate, non posso sapere cosa mi sono detto.
invece tornando all'informazione sul telefono di Sacchi Luca, fasi preparative dell'incontro serale, pagina 11 di 39, sono le ore 14:31 orario reale. Princi dice: per ora ci vediamo stasera alle 21. Questo ci fa presupporre che insomma già alle 14 del pomeriggio loro avessero preordinato di vedersi alle 21 come qualcosa, e Luca dice ok. Andando avanti, di rilevante per quanto riguarda la trattativa in atto, pagina 12 di 18 del telefono di Dispoli. C'è un'immagine di un conteggio, di una calcolatrice insomma, dove c'è il calcolo 14 per 4,55 e fare 63,6. Che significato è stato dato a questa immagine? Questo, già che l'orario sono le 20:44, siamo in prossimità insomma, dell'incontro che poi porterà all'omicidio di Sacchi Luca. Magari c'è il conteggio dello stupefacente, insomma qui c'è soltanto come immagine, magari fa parte di una chat, non riesco a contestualizzarla perché la chat non è stata rinvenuta. Nelle fasi diciamo immediatamente prima dell'incontro invece ci sono più l'incontro, quello per contare i soldi, insomma, che abbiamo visto da altre testimonianze fantastiche. Questo dettaglio della cancellazione delle chat lo evinco anche dall'estrazione sul telefono di Dispoli, dove nella pagina 3 di 72 ho un riassunto dei dati estrapolati dal suo telefono e c'ho un dettaglio di quanti file sono stati diciamo cancellati, poi recuperati dalla copia forense, e quindi è significativo vedere che 56 chat WhatsApp sono state cancellate. Quindi noi troviamo magari talvolta degli screenshot delle immagini che non riusciamo a contestualizzare per l'assenza di queste chat. Sono stati cancellati anche altri dati, oltre alle chat? Sì, chat, sono stati cancellati i contatti, tecnologie web. I contatti che vanno da quando a quando sono stati cancellati? Allora no, per i contatti intendevo contatti telefonici, comunque si sono stati cancellati anche contatti che adesso dico. Allora, dalle 21 circa del 23 fino alle 23 del 23, quindi diciamo sono stati recuperati diverse chiamate che ha fatto Dispoli con il suo cellulare, in quell'arco temporale che riguarda appunto gli atti cruciali della trattativa. Queste telefonate sono state cancellate, comunque poi recuperate dai metadati dello copia forense. Questo come a non voler lasciare traccia di quello che insomma, è avvenuto in questo lasso temporale. Capire una cosa, i dati che lei sta riferendo, cancellati e recuperati,
ci sono dati di questi recuperati nel lavoro che è stato effettuato in un momento successivo, sì, ma di cui il test non è a conoscenza? Sì, sì. Sì, no, Ah. il dettaglio. Era Però stata i fornita... contenuti non- Allora, le chat di cui abbiamo parlato, alcune, quelle di Rizzoli, citate quando ha fatto riferimento all'annotazione, per intenderci 27 marzo, perché sul cellulare di Rizzoli, se ha notato il giudice, il test ha fatto riferimento a 2 annotazioni. Quando ha fatto riferimento alla seconda annotazione si tratta di materiale recuperato dopo a seguito della di consulenza questa, quindi, tecnica. ecco, cioè, quindi Quindi oltre quello cioè, è completo da questo punto Ora è di completo, vista. poi Solo per il- chiarirci su questo. il dettaglio, quindi ogni volta che il test ha fatto riferimento, per intenderci, all'annotazione del 27 marzo, si tratta di contenuti recuperati dopo grazie ok, alla sì, che come nuova ha detto opera. è stato cancellato, poi recuperato, ma non l'ha posto in relazione a un contenuto, mi era venuto il dubbio che ci fossero, come dire, che fosse Poi a in- parte aggiuntiva anche. Va bene, ho capito, Io, sono le due, come no, le annotazioni, ha È capito, mi chiaro, sfugge lo poi la facciamo data. specificare al test, così rimane anche come contenuto della... Quello che intendevo dire è che nella seconda estrazione fatta sul telefono di Rispoli, il programma di estrazione mi dà il dettaglio anche dei contenuti che sono stati cancellati, cioè che il soggetto ha provato a cancellare ma che comunque sono stati recuperati, quindi laddove vi dice che c'è stata una telefonata con del grosso alle 21, 13 e 12, lui l'ha cancellata dalla cronologia delle sue chiamate, però il telefono comunque l'ha memorizzata e quindi siamo stati in grado di recuperarla. Il fatto che lui l'abbia cancellata in quell'arco orario era significativo del fatto che volesse non lasciare traccia di quello che era avvenuto in quel lasso temporale, quindi dalle 21 alle 23, proprio quando poi si consumano i fatti. Ancora avviciniamoci appunto all'orario dell'incontro, cioè ci sono altri elementi rilevanti? Allora, passiamo sul telefono di Piero Marli. Quello... Allora, le telefonate avvenute secondo linea tradizionale, quindi non mediante app, risultano dai tabulati, quindi quelle tradizionali. Quelle avvenute mediante WhatsApp si possono notare perché c'è outgoing call oppure incoming call, quindi a seconda, sulla chat WhatsApp risultano quelle fatte mediante applicativo WhatsApp e quindi ad esempio no, perché le chiamate WhatsApp risultano nella cronologia come fossero dei messaggi, quindi troverete outgoing call, ad esempio. Quelle, quando ha citato quelle di Anastasia e quelle, ad esempio, ha letto l'orario esatto che è stato ricavato dalla chat WhatsApp rinvenuta. Non so se possiamo fare altri esempi. Dall'analisi dei tabulati non sono in grado di estrapolare le chiamate che avvengono con l'applicativo WhatsApp perché non vengono registrate. È chiaro che laddove ho la chat, che l'ho recuperata e dico che c'è una chiamata WhatsApp, è perché proprio nel contenuto della chat è scritto Mr. Call piuttosto che... Forse non mi sono spiegata, non è un dubbio su quello che lui sta riferendo, è un criterio per noi che lavoriamo, noi gli avvocati eccetera, cioè quelle oggi stampate di supporto tra quelle, perché poi abbiamo il CD, ce l'abbiamo tutto, diciamo che possiamo esaminarlo, non riportano queste, perché per esempio leggo Anastasia, chat con utenza eccetera, finisce l'ultima riportata è il pomeriggio del 23. Questa, l'ultima riportata di Anastasia, è del 24 ottobre, ore 20:49. Le chiamate WhatsApp risultano quando si è scritto non call, chiamata in uscita
Sì, ma su... quelle tramite WhatsApp. Voglio dire, non ce l'ho sul cartaceo, questo voglio capire. Quando ci sono le chiamate sono outgoing o incoming. Allora quelle a cui ha fatto riferimento lui quali sono? Diciamo Questo voglio capire, semplicemente se me le devo cercare. Se no io continuo a cercarle ma non in ci queste sono. chiamate cancellate, se può specificare di che tipo di chiamate si è trattato e di nuovo l'orario e dove lo andiamo a trovare. Va bene? Io parlavo di chiamate cancellate sul telefono di Rispoli, da Sì. Rispoli. Di che tipo di chiamate parliamo? Tradizionali o mediante applicativi web? No, anche le tradizionali. Ecco, quindi quelle tradizionali la traccia su che documenti lo troviamo? Sui tabulati. Sui tabulati. Dal fatto che anche l'estrazione mi dice che lui ha provato a cancellarlo, quindi sul telefono nel registro delle chiamate non lo trovo, però nei metadati comunque è conservato e mi dà il dettaglio. Quindi E questo metadato, se la Corte lo vuole andare a verificare, dove lo trova? No, nell'annotazione non ce l'ha. Nei documenti della copia forense, perché la Corte non ha le annotazioni, nei documenti della copia forense, dove lo trova il metadato? Nei file della copia forense. Non se voglio. C'è la cronologia dei file, ad esempio, ci sono diversi punti. Cioè la cronologia chiamate? Cronologia eventi, che poi Cronologia SMS, che messaggi, che consultazioni internet. Quando viene fatta l'estrapolazione dei dati da un telefono, viene tirato fuori tutto. Se noi facciamo riordiniamo cronologicamente i dati estratti, in ordine cronologico siamo in grado di tirare fuori la foto delle 20:31, il messaggio delle 20:32, la chiamata delle 20:33. Quindi nella cronologia degli eventi ci sono queste chiamate che esistono con la specifica cancellazione sì, come ad indicare che nonostante il soggetto abbia tentato di cancellare, quindi abbia materialmente cancellato dalla cronologia delle chiamate quelle chiamate, il telefono comunque le ha memorizzate in altre parti e nella cronologia completa me le ritira fuori, quindi mi dà il dato. Non vale per le chiamate, vale per le chat WhatsApp, perché in WhatsApp l'estrapolazione è della chat, poi non va nel singolo messaggio, però sì, basta ricercare la chat laddove sia stata recuperata, se ne ho fatto riferimento, se ne ho parlato. Non sempre, in questo caso sono stati recuperati nella prima estrazione, non avevamo le chat, nella seconda può essere recuperato, in questo caso abbiamo recuperato delle chat intere. Diciamo che se non viene sovrascritto il dato tendenzialmente è recuperabile, è irrimediabilmente perso. Dal backup come viene fatto, se ha fatto un backup senza questo dato, a quel punto non lo recuperiamo più. Se invece non ha ancora fatto il backup, il telefono è andato nel sistema. Sì. Allora, ero passato sempre in ordine cronologico, il telefono di Piromaldi Simoni, pagina 33 dell'annotazione reca data 15 marzo, qui c'è appunto la cronologia degli eventi registrati sul suo telefono e vediamo che in data 23/10/2019 alle 21:01:55 orario reale Piromalli chiama Rispoli, l'utenza di Rispoli. No, 21:01. 21:01. Non c'è conversazione. 21:03:27, un altro suite, ma non so. Quindi 21:03:35, sempre Piromalli chiama Rispoli e parlano per 2 minuti e 25. Se non che, procedendo sempre cronologicamente con questi eventi telefonici, alle 22:55 c'è una telefonata che Piromalli riceve dall'utenza di Belgrosso.
questo per circostanziare quello che avevamo accertato con le varie escursioni dei testi, quindi c'è questa rincorsa telefonica tra questi soggetti che ho accennato. Poi passiamo al telefono di Guasso, sono le 23:11, è già successo l'omicidio. Pagina 7 di 33 dell'annotazione fatta sul telefono di Guonzo, data dell'annotazione il 20 marzo, c'è una chat privata tra l'utenza 392 499 7584 che è risultata in uso a Rispoli Valerio e quindi l'utenza di Guonzo. Guonzo in questo caso ha registrato l'utenza di Rispoli come Merdamen. La chat inizia il 4 settembre 2019, registra l'ultimo messaggio il 24 ottobre 2019 e nello specifico alle 23:11:52 orario reale 1:11:52 del giorno dopo, quindi del 24, appena successo l'omicidio, Rispoli scrive Fe, au, 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 come si chiama Giovanni di cognome? Ma lo devi scoprire a tutti i costi. Replica Guonzo, non lo so, Rispoli, mi fai il favore, mi devi scoprire come fa di cognome. È una parola, dice Guonzo, 10 anni che ci provo. Provaci, è urgente. Guonzo, non lo so, Buscito tipo. Chiedi a Buscito, chiedi a Ruben o quel Valerio che lavorava con lui, mi serve troppo urgente. Quindi la mattina successiva, già sono le 11:40, risponde Guonzo, Fra, mi ha detto Buscito Ruben. Ok, grazie. Allora, qui contestualizzando questa chat, diciamo che è appena successo l'omicidio di Sacchi Luca. Rispoli chiede a Guonzo il cognome di Giovanni. Giovanni in questo caso è Princi. Lo vediamo perché tra parentesi nella risposta che dà anche Ruben, anche Guonzo, gli dice Buscito. Buscito è un nome con cui si faceva chiamare Princi dai suoi amici, e abbiamo dei riferimenti anche sul suo telefono. Quindi, ad esempio, se andiamo sul telefono di Princi a pagina 14 di 20, solo per dimostrare che stanno parlando di Princi. In una chat che Princi intrattiene con l'utenza 393-18-57-384, in data successiva, quindi 28/11/2019, gli chiede, contestualizzando la chat, lui deve far mettere una scritta sulla sua moto, allora nome Buscito, scriviamoci sopra numero 8, quindi un dato in più che Princi parlando che chiede di... La raccolta, grazie, scusi, devo ripetere? Vabbè, tanto si...
Quindi in questa chat Princi stesso a richiedere che sia scritto sulla sua moto il nome Bushido. Poi vediamo che tra parentesi Bushido è anche sui telefoni di Sacchi piuttosto che di Anastasia ci sono delle utenze che sono risultate in uso a Princi che sia Sacchi che Anastasia hanno salvato e memorizzato come Bushido. Sono stati fatti anche accertamenti sui social? Ci sono il Facebook e Messenger. Ecco, da Facebook cosa è emerso? Cosa sta controllando il telefono di Luca Sacchi? Sì, adesso quello di Luca Sacchi, allora già a pagina 15 c'è un report Messenger con utente Giovanni Bushido e appunto vediamo che il partecipante questo viene identificato con un numero seriale, poi c'è scritto Giovanni Bushido, già dal contenuto delle chat si capisce che è lui, ma se andiamo anche a vedere come è stato memorizzato quel numero seriale su Facebook, username Princi Boica, quindi da una parte viene memorizzato come Giovanni Bushido, dall'altra parte è Princi Boica, quindi Giovanni più Princi, abbastanza lineare. Quindi praticamente c'è come nome utente del profilo social Facebook Giovanni Bushido e poi andando a prendere l'URL che fa parte di quel profilo social appare username Princi Boica. Princi Boica. Boica, che Ma sto vedendo. Bushido, diciamo che se andiamo su internet, Via del Guerriero è uno stile di vita, come anche Boica è un'arte marziale, diciamo che chiarisce un attimo anche la figura dei Princi, come si identificava da solo, insomma, come un guerriero. Quindi si autoattribuiva termini. Sì, si autoattribuiva questi due termini, tant'è che si faceva chiamare così, non a caso Cuonzo in risposta alla chat di Rispoli gli dice mi ha detto che questo giovane si chiama Bushido. Questo dato nel telefono di Anastasia, pagina 59. Questa cosa, username Princi Boica, di Facebook ha sempre quel seriale che abbiamo detto prima, 100448 Finanza. Quindi entrambi i soggetti, sia Sacchi che Anastasia, hanno questo Bushido memorizzato nei loro contatti dei social. Allora, chiaro che tornando ai fatti di prima, quindi Rispoli ovviamente è preoccupato, ha intenzione di rintracciare questo Giovanni e quindi chiede al suo amico Cuonzo se aveva dei dati in più per identificarlo, magari come nome. Andiamo ai commenti che vengono fatti da tutti questi soggetti dopo l'omicidio. Ok, allora, l'ordine cronologico. Qua possiamo andare anche soggetto per soggetto, come preferisce lei. Stiamo provando. Sul telefono di Piromalli, quindi pagina 5 seguenti, c'è una chat che sul telefono di Piromalli appunto è denominata Alcolizzati, una chat che inizia già il 26 maggio del 2015 ed arriva fino ovviamente
ai fatti dell'omicidio, quindi il 24/10/2019. Allora, a questa chat partecipano diversi soggetti, la sorella di Pelomalli, c'è soggetti amici di Pelomalli. Sono le 10:43 di mattina del 24, quindi la mattina successiva agli eventi. C'è un messaggio da parte dell'utente Alessia, quindi utenza 393-311-548760, che appunto allega un articolo di giornale, Roma Today, pari fuori da un pub, prova a recuperare un treno rubato, insomma gli allega l'immagine di questo articolo di Roma Today. Un soggetto registrato come Damiano Borgna dice: ma chi è? E Alessia dice: che ne so, ieri Simone ha detto che hanno sparato ad uno vicino a lui. Un altro soggetto mette uno sticker che dice appunto fai silenzio, non parlarne. Interviene il stesso Simone Pelomalli e dice: sì, è questo, io sono i clienti del bar, quindi commenta a un certo punto l'articolo, dice i clienti del pub che affaccia parla dei clienti del bar e dice sì, uno di quei clienti sono io. Sì, la frase la leggo meglio io, è per intenderci, i clienti del pub che affaccia su quel tratto di strada e i residenti del quartiere, quindi riprende un contenuto dell'articolo. Quindi lui conferma di aver preso parte a quella vicenda, nel senso che era presente, sì, e questi sono i clienti del bar, stavamo proprio là fuori. Alessia dice Madonna, quindi manco era per qualche impiccio, solo per un furto, commentando appunto il contenuto dell'articolo del giornale, e Pelomalli replica: no, qualche impiccio. Un altro utente, Alessandra Coco, dice: se la sono giostrata? E Pelomalli dice: ma basta sempre per un furto che gli dici no, stavo a fare un affare, è andato male, c'è rimasto un amico mio. È proprio il primo articolo di Roma Today. Vabbè, qui poi commentano ovviamente quel fatto e Pelomalli ha dei dettagli appunto perché lui è presente. Vabbè. C'è un riferimento anche a Valerio Rispoli che alle 11:45 sempre Pelomalli dice: Valerio Rispoli manca a mangiare, io mi sono stonato un minuto e mezzo, stonnato, quindi fa capire che in quella, la serata precedente era presente anche Valerio Rispoli con lui. Invece sul telefono di Rispoli cosa viene ritrovato come commento o azioni successive all'omicidio? Allora, dobbiamo andare a pagina 6 di 18 dell'annotazione di Rispoli del 13 marzo, dove innanzitutto c'è uno screenshot datato 24/10/2019, quindi il giorno dopo, il pomeriggio, c'è una nota dove c'è scritto: Valerio Del Grosso, via Monteleone Sabino, via Ratto delle Sabine 68, lavoro, Paolo, via Gregorio da Casino. Allora, questa qua è una nota che ha inserito sul suo cellulare Rispoli, e appunto Valerio Del Grosso con l'indirizzo, che via Monteleone Sabino è l'indirizzo di Valerio Del Grosso, via Ratto delle Sabine 78 c'è scritto lavoro, e Paolo, che a quel punto è Paolo Pirino, via Gregorio da Carino, non a caso Pirino Paolo abita in via Gregorio da Carino. E
quindi c'è in prima battuta questo screenshot memorizzato sul telefono di Rispoli. Poi c'è un audio con la voce di Rispoli sul telefono in uso a Boccea. Quindi andiamo a pagina 14 di 19. Stiamo parlando dell'annotazione fatta sul telefono che poi è risultato in uso a Boccea ed è datata 19 marzo 2020. La pagina 14. Allora, a pagina 14 c'è la trascrizione di un audio. Allora, quest'audio si chiama Signal 2019 1024 2039 e 31. Quindi ci sta ad indicare che è un audio che è stato prodotto con l'applicazione Signal, quindi diciamo magari fa parte di una chat. La chat non è stata recuperata, però c'è questo audio. Sono le 20:39, il giorno dopo che è successo l'omicidio, e la voce che riconosco in Rispoli Valerio dice: no, te prego Fra, non mi fa così, te prego Fra, no, io non so come comportarmi in queste situazioni, Fra, non so proprio come comportarmi, io volevo fare un lavoro pulito e semplice, quello io volevo fare, non ho mai voluto fare queste cose, ma perché? Una bestemmia, perché questa gente, Fra, questi se meritano veramente cose brutte, Fra, io so con te, Fra, qualunque cosa ti può servire, parlare, venire, uscire, qualunque cosa, Fra, se ti serve che devo venire con te, io vengo con te, Fra, sappilo. Oh Fra, mi raccomando, se non me lo fai sapere, Fra, non me la posso portare dietro per sempre sta cosa, Fra, io devo sapere tutto, come te. Poi c'è una voce femminile. È chiaro che insomma questo audio viene recuperato sul telefono, che poi è risultato in uso a Boccea Clementina, ma che, come abbiamo detto prima, è stato nel tempo anche nella disponibilità di Princi. Ed è Rispoli, di cui riconosco la voce, che non mi resta preoccupato, sia il riferimento all'episodio del giorno prima, all'omicidio di Luca Sacchi. Io volevo fare le cose, un lavoro pulito e semplice, questo riferimento a Fra, lo chiama Fra, fratello, sì, Fra, no, Fra come di fratello, sì, fratello. Ancora, quindi vediamo che Princi riceve questo audio da Rispoli. Sì, diciamo che Rispoli aveva chiesto aveva cercato di rintracciarlo con altri canali, non essendoci riuscito, evidentemente poi ha mandato un messaggio con la stessa applicazione che si presume che abbiano utilizzato nel tempo, che è appunto questo Signal con i messaggi a scomparsi, e quindi gli ha mandato quest'audio non riuscendo a contattarlo direttamente. Princi poi ha dei contatti, oltre che con Rispoli, con qualche altro soggetto coinvolto nella vicenda? Coinvolto nella vicenda, no, a parte Anastasia, Sacchi e... Che cosa... Allora, sì, se possiamo parlare dei commenti tra Princi e Anastasia relativi alla vicenda. Okay. Allora, il telefono... Allora, pagina 14 di 68. Come? Allora, la notazione del telefono Anastasia, la data è 18 marzo 2020, di 68 pagine, a pagina 14
c'è un messaggio delle ore 22:49 orario reale dove l'utenza, insomma Princi, dice: come stai tesoro? Sono tanto in pensiero. Questo è chiaro che fa riferimento ai fatti accaduti il giorno prima. Ecco, Anastasia oltre che con Princi commenta anche con la Burcea? Sì. Commentano, c'è una chat. Forse l'ho trovata prima io, pagina 18. Sempre di Anastasia? Sì. Allora. Ok, pagina 18 c'è una chat privata tra Anastasia appunto e Burcea Clementina, chat che inizia il 14 maggio. Il messaggio, allora partiamo dalle ore 3:08 del 24, quindi sono appena successi i fatti. Anastasia invia, mediante l'applicazione appunto WhatsApp è possibile inviare dei contatti, invia il contatto Alfonso, quindi il contatto Luciano Cell e il contatto Tina. Quindi Anastasia manda questi 3 contatti a Burcea Clementina. Se non che alle 22:19 Burcea dice: ti avevo scritto su Signal ma non ce l'hai più. Questo è un ulteriore dato che conferma che anche Anastasia, insomma tutto quanto il gruppo, era solito utilizzare questa applicazione di Signal, tant'è che gli dice di avergli scritto, ma Anastasia dice: ma non ce l'hai più. Anastasia dice: no, l'ho tolto. Ovviamente parlano, si offrono solidarietà per quello che è successo. Anastasia addirittura dice: io mi sa che levo il cellulare, stacco un po'. E non che in data 25/10, quindi il giorno dopo, c'è una chiamata WhatsApp, un incoming call di Burcea verso Anastasia e un messaggio che segue questa chiamata, quindi sera, dice: sono qui per te, vorrei sentirti e sapere come stai, ma che non c'è risposta. Quindi a livello di dopo i fatti c'è questa chat tra Burcea e Anastasia. Come cronologia degli eventi, diciamo che sostanzialmente penso di aver detto tutto. All'interno delle annotazioni ci sono altri dettagli per circostanziare la personalità dei soggetti, insomma, che hanno preso parte a questa vicenda. Abbiamo dei conteggi, delle foto di alcuni conteggi rinvenuti sul telefono sempre di Burcea. Quindi ecco, se può descrivermi meglio queste foto e che significato è stato dato ai fini dell'indagine. Allora, siamo a pagina 2 e 3 della notazione del telefono che è stato venuto a Burcea, la notazione è datata il 19 marzo, e qui sono delle foto estrapolate da Signal, la data è il 2 novembre 2019, e diciamo che sono pagine di quaderno con delle sigle e delle cifre, l'ipotesi appunto che ci siano i conteggi degli introiti dell'attività, diciamo, di spaccio fatta da Princi. A confortare questa ipotesi ci sono anche degli audio dove appunto cioè nei giorni successivi, siamo il mese dopo, Princi rivolgendosi a diversi interlocutori sempre con questa applicazione
sempre con questa applicazione Signal, continua a contrattare la compravendita dei stupefacenti e in più di un'occasione ribadisce a qualcuno che ha cambiato numero, quindi il fatto che 15 volte ha cambiato numero per non essere insomma rintracciato. Se serve vado nel dettaglio. Sì, allora la chat Signal non è stata recuperata. Sul telefono di Buccea ci sono questi audio che riportano proprio, l'audio viene proprio nominato Signal con la data e l'orario, quindi mi fa capire che è un audio che è stato prodotto con l'applicazione Signal. Hanno cancellato la chat, però hanno cancellato la chat, ma l'audio rimane anche se proviene da Signal, se io lo invio. In questo caso è rimasto, magari se avessero smanettato di più, se avessero? Diciamo, avessero cercato però io non scusate, è difficile a quest'ora, vi prego. Avrebbero anche potuto cancellare l'audio da certo, altri, sì, ho capito. Non l'hanno fatto perché gli è sfuggito, perché non hanno voluto farlo. Però diciamo, la messaggistica Signal si cancella. Si cancella in automatico. In automatico uno decide quante ore può cancellarle. Il soggetto che ha questa chat Signal può impostare un orario entro il quale, dopo la lettura del messaggio che ha mandato, si cancella. Quindi fino alla lettura rimane però. In teoria fino alla lettura rimane, poi 5 minuti dopo, ad esempio, la lettura viene cancellata automaticamente. Però se poi lo stesso messaggio lo inoltro anche tramite Signal, può darsi che rimanga sul telefono del destinatario. Sì, se io mando un audio, la chat viene cancellata e quindi non c'ho traccia, non recupero. Però l'audio nel telefono in questo caso è stato memorizzato con tanto di data e orario. Quindi quando vedo un audio che c'è scritto Signal 2019 1024 capisco che è un audio prodotto il 24 ottobre del 2019 in quell'orario, e c'ho poi l'audio che vado ad ascoltare, ripeto, in questi audio qui che abbiamo. Ok, quindi Trinci sostanzialmente dice che ha cambiato numero, sì, dà dei nuovi numeri di telefono. Nuovi numeri e poi continua a contrattare la compravendita di sostanze stupefacenti. Per esempio, allora l'ascol dice guarda sopra i 10 penso dovrebbe stare sui 2 e 6 massimo, digli quindi quella è la cosa, però digli che gli sto trovando le robe, anzi digli che ci sono i dry, cari cross-tank, e quello che ti ho detto sopra, quindi dry, così come prima sostanze stupefacenti, una domanda, perché finora del soggetto a questa attività. Finora abbiamo parlato delle chat dell'app Signal che vengono eliminate o manualmente o automaticamente a seconda delle impostazioni che dà l'utente. Però anche quando vengono eliminate le chat, l'app sul cellulare in genere rimane, è corretto o no? L'app. Sinceramente l'app sì, rimane. Ecco. Ora, sul cellulare di Anastasia è stata rinvenuta l'app sul cellulare. Non dico le chat, l'app. O era stata eliminata anche quella? No, non ho questo dato, quindi non penso che tra i dati estratti, diciamo che l'estrazione della copia forense estrae dei dati, io poi non sono riuscito a vedere se esisteva l'applicazione Signal sul telefono di Anastasia. Ne ho contessa nel momento in cui nella conversazione WhatsApp con Clementina dice no, l'ho tolto, quindi mi lascia ipotizzare che ce l'abbia avuto in precedenza, adesso magari l'ha tolta. No, è coerente. Una domanda, perché finora abbiamo parlato dell'analisi dei cellulari di Romalli, Riscoli, Guonzo, Anastasia, Sacchi. Quello degli altri imputati invece è stata fatta, è stato possibile analizzare i cellulari? Allora, no, parlo di Valerio Del Grosso, i De Propris, Chirino. Non abbiamo rinvenuto i cellulari di questi soggetti, quindi non è stato ovviamente possibile. Però sono stati ricercati, sono stati domandati. Marcello De Propris sta facendo così, come per dire che state dicendo. No, non può, parli col suo avvocato, non vorrei farle dire cose che poi non deve dire.
Allora, nel momento in cui sono stati effettuati gli arresti nel contesto dell'attività, laddove abbiamo trovato i cellulari di Princi piuttosto che di Bucciali, abbiamo sequestrati e analizzati. Per quanto riguarda i De Propis non sono stati rinvenuti cellulari da quello di Valerio Del Grosso? Valerio Del Grosso invece era stato arrestato in precedenza rispetto agli arresti fatti da Princi e De Propis, non c'aveva il telefono, non aveva il telefono, fare la copia corretta. È chiaro che è stata fatta un'analisi dei tabulati di tutte le utenze che poi nel tempo sono risultate in uso ai vari soggetti, perché poi sia Princi che anche lo stesso De Propis Marcello abbiamo dimostrato che hanno avuto il possesso di diverse utenze, però come cellulari da poter recuperare copie forensi non sono stati trovati. Io ho terminato. Bene, volevo capire, avete domande, parti civili e difensori degli imputati? Sono le 4:30. Una, prego. Anche qua. Avvocato Decima per la parte civile. Maresciallo, buonasera. Una domanda. Lei poco fa, alla domanda del pubblico ministero, ha riferito di un messaggio inoltrato dall'utenza, dal telefono di Giovanni Princi sull'utenza della Killemnic Anastasia. La Killemnic risponde al messaggio inoltrato dal Princi? Il messaggio del 24 ottobre. Un attimo lo vado a cercare perché no. Sì. No, non c'è risposta. Non c'è risposta. No, non c'è risposta. Lei dice il messaggio del 24 ottobre. 24 ottobre, 20:49, con orario reale 22:49, come stai tesoro? Sono tanto in pensiero, non c'è risposta. E questo è l'ultimo contatto tra il Princi e la Killemnic? Beh, allora con questa utenza qui, che quindi parliamo dell'utenza di Princi 393494958134, questa utenza qui sicuramente in uso a Princi, questo è l'ultimo messaggio. Poi c'è anche la chat con Clementina. Io quando abbiamo effettuato il sequestro dei cellulari, noi entrambi i cellulari, sia quello di Princi che poi quello che è risultato in uso a Buccia Clementina, sono stati sequestrati a Princi perché stavano sul suo comodino. È chiaro che poi dalla lettura delle chat piuttosto che dai contatti abbiamo capito che quel telefono in particolare era in uso a Buccia Clementina, però il fatto che anche i due soggetti convivessero, non è detto che non stessero vicino, quindi presumo che laddove Bucce ha mandato dei messaggi, non escludo che magari fosse a fianco a Buccia stesso. Non ho altre domande, Presidente, grazie. Le difese hanno domande? Allora, l'avvocato Cencioni... no, vorrei capire quante domande, se come la parte civile, se sono tante dobbiamo rinviare. Mi fate capire un attimo, voi no, vorrei capire per fare un piano, un programma. Se è solo l'avvocato Cencioni, sì, vediamo. Popolari perché allora gli altri difensori, quindi gli avvocati Ciampa e Giudice no, neanche voi, difesa del Grosso, la faccia così, prego avvocato Menichetti, vuole fare? Allora, dicono che se solo Cencioni non so, che è roba di poco conto, che le cose non le poi vuol dire anche agli altri, sono le 4:30. Certo, lo penso pure io, perché il problema è Cencioni, il problema è Cencioni che diceva
Va bene, allora prego. Sì, per la difesa Pirino, una domanda solamente, ma per le indagini qual è il telefono che è stato attribuito a Paolo Pirino? E soprattutto a chi è intestato? L'utenza che abbiamo associato tra le altre comunque a Paolo Pirino per quanto riguarda questa vicenda è la 351 8818761. Questa utenza è intestata alla madre Desi Paola. Sì. E non vabbè, quindi diciamo questo che noi l'attribuiamo a lui perché attraverso l'analisi dei laboratori telefonici riusciamo a contestualizzarla attraverso le celle nel percorso che fanno del Grosso e Pirino per andare appunto al pub. Quello che ho detto prima quando tornavano. Senta, invece per quanto riguarda la ricostruzione del traffico, come dire, tradizionale, se ne è occupato lei o il collega passante? Allora, qualcosa ho fatto anche io. Ma in maniera diciamo più completa? Sul Pirino c'è un'annotazione che ho fatto io Sì. che riguarda il traffico di Pirino Paolo a partire dal 18:10. Sì, Quindi questa l'ho fatta io. però non era su questo. Si costruisce le celle che ha agganciato, i contatti telefonici. Cioè, comunque è stato tutto realizzato e poi da passare. E allora lo chiederemo a lui. È qualcosa su cui riferirà, No, non lo è stato chiediamo- oggetto di esame Specifico proprio su perché... alcune No, guardi, lo chiediamo, contatti, diciamo, lo nel chiediamo. complesso della vicenda, nella ricostruzione dei fatti, il collega Passante ha fatto un quadro. E allora chiederemo a lui. Poi vorrà La ringrazio. sentirlo personalmente, lo richiameremo. Certo, su no, quello. no, io Sentiamo. penso No. che sia esaustivo il collega. Grazie. C'è l'avvocato che stanno facendo consulto, l'avvocato Spigarelli con Marcucci, sono loro. L'avvocato Cincioni vuole provare il seguito, facciamo prima Spigarelli. Vabbè, proviamo e vediamo. Proviamo e vediamo, avvocato. Vediamo se prima... Ho sentito i giudici popolari, avvocato, sono disponibili, certo, se dura 2 ore. Io ho detto 10:30, avvocato, che c'era una... Ah, vabbè. E io pure sto qui dalle 9 perché stavo di là, avvocato. No. Vediamo se... Ma loro devono... la difesa... Figarelli che deve fare? Marcucci deve Vedete tutto? Ah, vabbè. Quindi voi ve ne andate, insomma, in buona sostanza. Perfetto. Ah, ho capito. Pensavo che ve ne andavate proprio. Vediamo un attimo. Andremo a passare. Grazie avvocato, la sostituisce l'avvocato Salice al solito, quando vedo che se ne va. Allora, buonasera maresciallo, avvocato Cincioni della difesa Chileni. Cominciamo un attimo dal tema che lei affronta con riferimento al 17 di ottobre, la creazione della chat che lei indica come evento, non so se qualificarlo come evento significativo, è un evento al quale lei ha dato attenzione investigativa, è corretto? Sì. Bene, in questa chat del 17 ottobre fino a quando poi sviluppa, chiamiamolo traffico? Era la prima, quella del 17. La prima su cui ha riferito, quella del 17. È la chat per intenderci che si chiama Quando c'era lui. Quando ci era lui. Perfetto. Allora, questa chat inizia il 17/10/2019 e termina il 22/10/2019. Bene, in questa chat io arrivo alla conclusione che leggo nella sua annotazione di PG. Voi avete rinvenuto argomenti, come dire, di rilievo rispetto al fatto oggetto di imputazione? No, questa chat... Mi perdoni se la interrompo, perché così non le faccio perdere tempo e non ci tratteniamo oltre. Io, se ho compreso bene, lei rispondendo alle domande del pubblico ministero prima ci ha detto in questa chat essenzialmente si parlava
prevalentemente o essenzialmente del tema dell'affitto di questo immobile, giusto? Bene, allora io vorrei sapere da lei una cosa. Voi avete ipotizzato, in ragione dello sviluppo dell'analisi delle celle telefoniche attinte dal telefono di Luca Sacchi e di Anastasia Kilemnik, che costoro in data 18 ottobre si sono trovati in zona, diciamo, San Basilio, Casalmonte. Bene. E avete quindi ipotizzato che vi sia stato un incontro con chi? Con Rispoli. Sulla base di quale emergenza avete individuato questo dato? Il dato dell'incontro, l'incontro è ipotizzato, l'ipotesi è che le celle sono vicine, ravvicinate nello stesso arco temporale in cui Sacchi e Anastasia cacciano due celle di Casalmonte e San Basilio, anche le utenze di Rispoli e Rispoli cacciano. Dove abitavano del Grosso, Rispoli, in quello iato temporale? Lei l'ha Casal Monastero, quindi è, come dire, lecito ritenere che fosse un luogo di loro frequentare abituazione, quello, abituale frequentazione, mi scusi. Beh. Senta, può spiegare non tanto ai giudici togati quanto ai giudici popolari come funziona una cella telefonica? Cioè, qual è il raggio di copertura media in città? Noi lo sappiamo, però è un dato che io vorrei che lei esplicitasse. Diciamo che non è sempre uguale, bisogna andare cella per cella e capire com'è la morfologia del territorio. Quindi, non volevo interrompere, continui. Se ci sono degli ostacoli, una cella potrebbe servire un'area ristretta di territorio, senza ostacoli potrebbe anche estendersi fino a diversi chilometri. È chiaro che poi ci sono altre variabili che vanno prese in considerazione dopo il caso, quindi in cui viene la telefonata. Ecco, quindi mi corregga se sbaglio. È lecito sostenere che la compresenza di più soggetti, due che stanno insieme anche per ragioni, come dire, di frequentazione abituale, perché parliamo di due fidanzati all'epoca, giusto? E di altri soggetti che hanno una abituale frequentazione invece di quel luogo, non consente di collocarli esattamente nello stesso luogo di copertura della cella? Diciamo che le celle che hanno agganciato tutte e quattro le utenze che io ho menzionato sono compatibili a dimostrare che stanno in un'area ben ristretta, ossia che stanno nel quartiere Casalmonte. Poi che si siano visti o meno, questo non lo posso dire con l'analisi della ambulante. Certo. Diciamo e allora, mi fortificano il fatto che erano presenti in quel momento, devono anche stare fuori dalla loro abitazione. Maresciallo, lei è stato lealissimo, quindi lei ci ha detto io lo ipotizzo sulla base della compresenza su un territorio come quello di Casalmonte. Solo di questo elemento, non altri elementi. Gli elementi sul telefono di Sacchi e di Anastasia. Aspetta, no, scusate un attimo, però no, se devo fare il confronto vado avanti, io non mi interrompete per favore. Allora, andiamo avanti. Sì, no, funziona così. Però avvocato, no, però Presidente, scusi. Avvocato, però è fuorviante perché sta dicendo solo una parte di quello, sta facendo dire solo una parte di quello che ha riferito a riguardo. Allora può ripetere quello che ha detto, per favore? No, quello che ha detto adesso l'ho capito. No, quello che ha detto prima, quello che ha detto prima. Sì. No, le celle l'abbiamo capito. Allora, adesso stavo, Presidente, però io alle volte sembro scortese, però io ci stavo arrivando al tema okay, che va bene, allora ci stavo arrivando, prego, se però noi glielo diciamo, involontariamente può diventare un riferito, avvocato. Allora andiamo al contenuto delle chat. Lei ha detto che c'è una chat. Io volevo rimanere però ora alla chat che lei dice è stata istituita il 17, giusto? Questa di quando c'era lui, che ci sono tutti e quattro, la Burcea, Luca Sacchi, Anastasia Kilemnik e Princi. Lei, a valle di questo presunto incontro che voi avete individuato fisicamente come possibile in ragione del dato che emerge dalle celle, voi avete trovato su quella chat
dei messaggi, delle allusioni, delle considerazioni svolte tra costoro che si potessero riferire a quell'incontro? No, io infatti ho detto, questa qua l'ho messa in premessa cronologica, perché questa qua io la prendo in considerazione perché ha inizio il 17-10. L'incontro è del 18, il giorno dopo. Ecco. L'incontro, ci sono i punti che li ho detti prima, ne parla Princi con Anastasia in una chat privata, quindi c'è Princi che manda un audio direttamente in una chat privata, come a voler escludere... E cosa si dicono? Gli dice che a Furio Camillo c'è A che ora avviene questo? A che ora avviene questo? A Furio Camillo, a che ora la segnalazione della presenza delle volanti che salgono sderapando, a che ora è? 14:38. Scusi, Furio Camillo quanto dista da Casal Monastero? Non lo so, non saprei quantificare in chilometri. Ma insomma sono due quadranti di Roma ben distinti, questo è giusto dirlo, per la sua conoscenza della toponomastica romana. Quindi qual è il dato di fondo obiettivo che collega quel messaggio mandato, abbiamo detto in chat privata ad Anastasia, ma anche a Luca Sacchi, giusto? Perché mi pare che dica il messaggio, vado a memoria, messaggio per Furio. Furio era il soprannome di Anastasia? No. Bene, allora, al di là di questo passaggio, ci può spiegare qual è la coniugazione logica e oggettiva che collega un messaggio delle 14:38 che avverte che ci sono delle volanti che salgono sderapante a Furio Camillo, con la circostanza che stiano andando alle a che ora e a Casal Monastero? Allora, io ho fatto una premessa. Queste... No, mi perdoni, non mi faccia la premessa, mi dia una risposta. Facciamolo rispondere, avvocato. Perché io ho detto che ho estrapolato da ogni telefono qualcosa. Mettendolo a sistema, io vedo che alle 14:38 c'è questo audio che Princi manda privatamente ad Anastasia e quasi contestualmente manda privatamente a Sacchi ad avvisarli di questa volante. I soggetti, come a volerli mettere in guardia, secondo la mia ricostruzione sembrerebbe anche a me investigativa, siccome poi ci sono quelle ricerche fatte sull'applicazione Maps da parte di Sacchi per arrivare a Casal Monastero, mi fa capire che già dalle 14:38 loro sono pronti, quindi con Princi che è consapevole di questo, si stanno preparando per andare a Casal Monastero. Fanno la ricerca sul web, come si raggiunge, dove sta, io però l'avrei fatto. E le celle insieme. A un certo momento loro, diciamo, i due telefoni sono collocabili in zona Casal Monastero. Io vorrei comprendere un'altra. Sì, no, ma questo è un dato che lo diamo per incontrovertibile. I due telefoni a un certo momento attaccano quelle celle. Io vorrei comprendere la ragione per la quale, al di là della contemporaneità o diciamo collocabilità cronologica prossima a questa ricerca, la ricerca chi la fa, scusi? La ricerca sul telefonino di chi sta? Di Luca Sacchi, bene. Allora, c'è questa ricerca per andare a Casal Monastero. Vorrei capire come coniugate dal punto di vista logico ed investigativo la circostanza che Princi li avverta della presenza delle forze dell'ordine a Furio Camillo, cioè l'avrei compresa e non le avrei fatto domande se gli avesse detto guarda che ho visto la polizia a Casal Monastero, ma questo vorrei capire. È chiaro che Princi gli avverte perché loro stanno andando a fare qualcosa che magari non è così lecito. Quindi io li avviso che potrebbero essere fermati anche a Furio, io non so cosa arrivano in mano, potevano anche avere 60.000 euro piuttosto che la droga, non lo so. Con questo criterio potevano avere in mano una bomba, potevano avere in mano il volerli mettere in guardia privatamente nella lettura investigativa voglio dire, stai attento, comunque c'è la polizia, meglio non ricevere un controllo, anche perché il controllo di polizia rimane, è una cosa che poi dopo in futuro verrà contestata a chi viene scoperto nel compimento di un reato. È chiaro che questo qua è tutto una ricostruzione investigativa, il dato di fatto è il messaggio, il dato di fatto sono le celle, il dato di fatto
sono le Va vicende bene, web. ampiamente Beh, hanno una cronologia Grazie, ampiamente L'abbiamo risposto. capito. Sono episodi Però, ripeto. che avvengono in un'ora. Allora, è questo. Senta, sempre a proposito di Piromalli, senza entrare nello specifico perché ci sono dei riferimenti espliciti che personalmente ritengo non serva leggere, li legge la Corte. C'è un momento nel quale nella chat, voi quella del giorno successivo al fatto, voglio pesare bene le parole, Presidente, perché non voglio aprire il fronte sul contenuto esplicito del messaggio, mi serve soltanto una cosa, capire se ci siano delle indicazioni nella chat che diano conto del fatto che Piromalli si sia avvicinato a Luca dopo il fatto. Ripeto, per parte mia non è necessario leggere quello che scrive. Si è avvicinato. Attenzione Maresciallo, descrive le condizioni in cui lo ha visto, giusto? È stata la premessa, è stata proprio la premessa, condivido assolutamente con lei. Quindi ha visto, diciamo, ok, grazie, basta. Possiamo chiudere? Solo due domande proprio velocissime. La prima probabilmente mi è sfuggito perché mi sono dovuta allontanare. L'episodio nel quale rinveniamo le celle che agganciano da parte di Sacchi Luca e di Chilemenic e Anastasia. No, io devo dire che sto provando le capacità fisiche di tutti i presenti, non solo intellettive. Che c'è? Che ce l'hai con loro che riprendono? Questo 131 morti, 32.000 contagi, 8 dei morti dice che stabiliranno da qua. I contagi quanti erano lì? 35.000? Troppo c'è. No, io vedevo quello sopra, sì. Che trasporto c'è? Quanto? È buono. Io si certo dovrebbe scendere parecchio. Non mi alzo così che mi vergogno. No, ti riprendono tutto il giovane. Me l'ha chiesto, è stata la chiamata poi. Ho dovuto questo. Vabbè dai, 2 minuti. Dicevo, voi avete acquisito i tabulati andando all'indietro per quanto tempo? I tabulati erano dal 1 gennaio 2019, comunque un bel po' di tempo, non... In genere si copre il periodo della data retention, ma magari l'abbiamo limitato. Mi sembra gennaio 2019. Ed è mai stato riscontrato un altro posizionamento dei telefoni lì che agganciassero le celle di Casal Monastero di San Basilio, dei 2 telefoni di Sacchi e di Chilemenic? Quindi non hanno mai agganciato quelle celle. Le volevo poi fare una domanda tecnica, perché voi comunque siete una struttura tecnica. Lei ha detto che c'è la possibilità di recuperare, con la distinzione appunto di telefonata in entrata e in uscita, anche la traccia della conversazione effettuata via WhatsApp. Con Signal si può telefonare? No.
Non lo so, diciamo che i tecnici sono in un'altra sezione, sono coloro che hanno fatto l'estrapolazione dei dati che io poi ho letto. Quindi lei ha fatto solo Poi, l'analisi. a livello tecnico non l'ho fatto io. Ma ha trovato tracce, come così ha trovato l'indicazione, anche soltanto l'indicazione, perché è chiaro che non ci può essere il contenuto di una telefonata No, WhatsApp. tracce audio su Signal ci sono. Tracce audio, quindi non di conversazioni, diciamo tracce di telefonate, ma tracce di messaggi La audio. conversazione anche su WhatsApp c'è. La Quindi conversazione sono stessa cosa. risposta come telefonata non c'è, però l'audio mandato, quindi parlo solo io, e mandato, quello sì, si può recuperare, è stato recuperato sia su Perfetto, WhatsApp quindi è oggetto di recupero perché in realtà quel sistema si autodistrugge in qualche modo, c'è un tempo lei lo ha precisato prima. se l'operatore imposta un orario. Però, ed è l'ultima, veramente l'ultima domanda, c'è la possibilità che non tutto venga recuperato? Dipende da tanti fattori, dal backup quando è stato fatto, se il backup è stato cancellato tutto. Possiamo dire quindi che qualche salto, diciamo anche rispetto alle domande, nello sviluppo delle conversazioni possa essere dovuto proprio a questa lacca, a questa mancanza di esaustività, anche se Sì, rispetto... qualcosa è stato recuperato e mi consente di andare cronologicamente nella chat, altre cose non sono state recuperate, quindi sto sui buchi. Quindi c'è un complesso anche che va ricostruito con altri elementi anche sul piano logico. Io la ringrazio. Allora, abbiamo finito, grazie, abbiamo detto che il prossimo rinvio è al 10 dicembre, no, giusto? 10 dicembre, abbiamo già deciso l'attività istruttoria che faremo, Pubblico Ministero se ci può far sapere le condizioni del test, dunque per i detenuti, siccome saremo in aula Occorsio, disporremo la multivideoconferenza con Pirino e con chi sta a Rebibbia.